Sì. Allora, vi chiediamo di accomodarvi se ci sono... Professor Rosario, si accomodi. Grazie. No. Quelli che stanno avanti riceveranno un premio, che si mettono al... l'ho trovata, guarda. Allora, vediamo. Se mi date l'ok per le dirette... Aspetti un attimo. Tu sei pronta? Ah, tu non la fai, perfetto, perdonami. Via. E allora ci siamo, buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda giornata del campionato nazionale di pasticceria Alberghieri d'Italia, qui all'Ipsio a Beltrame di Vittorio Veneto. Buongiorno a tutti. E lo dico anche a tutti gli amici che in questo momento ci seguono sulle dirette dell'Istituto Alberghiero Ipsio a Beltrame, sulla pagina Facebook, ma anche su YouTube. Insomma, potrete seguirci per tutta la giornata, anzi per tutto il campionato, e quindi scoprire fino a domani anche chi saranno i vincitori. Sarà una giornata ricca di avvenimenti, la competizione ormai è entrata nel vivo, avremo ben 2 batterie, quindi 12 team saranno in gara per questa giornata. Avremo anche corsi di formazione con esperti appunto che faranno le loro lezioni agli studenti che non sono in gara in questa giornata. Poi questa sera avremo una super serata esclusiva, quella dedicata al primo festival della pasticceria dolce e salata delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ma su questo parleremo ancora tanto e vado un pochino veloce perché tra poco uscirà il primo team. Intanto vorrei lasciare il buongiorno, il saluto alla dirigente scolastica di questo istituto, Letizia Cavallini. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, un buongiorno e un ringraziamento alla giuria. Anche oggi una giornata particolare dedicata ai nostri studenti, a loro faccio il mio più grande in bocca al lupo e devo dire che stare qua in giuria fa imparare tante cose anche a me, insegna tante cose anche a me ed è un'esperienza che consiglio di provare a ogni collega che ha un percorso di pasticceria all'interno del proprio istituto. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a lei, preside. Allora, vorrei anche ricordare, come vi dicevo, che abbiamo qui tantissimi studenti concorrenti, ben 30 team partecipanti provenienti da tutta Italia e naturalmente con altrettanti docenti accompagnatori che in qualche modo hanno condiviso le emozioni, l'adrenalina, la fatica di questi mesi per arrivare qui preparati per questo campionato. Vi presento anche la nostra giuria, lo faccio già ieri insomma in maniera molto dettagliata, lo rifacciamo per il momento un po' più velocemente, ma poi ci soffermeremo su ognuno di loro per farveli salutare. Intanto iniziamo dal nostro presidente Fabio Orlando, che è appunto il nostro presidente di giuria. Buongiorno presidente. Ruggero Carli, Cesare Sciambarruto, Rossana Bosatra, marketing manager di Olva, e Mario Di Francesca. Buongiorno a tutti e poi naturalmente in giuria anche il nostro dirigente scolastico. Allora, chiedo alla prof Marcon se intanto il team è pronto, ci siamo quasi. Vorrei anche ricordare che naturalmente i ragazzi quest'anno avevano il compito di realizzare delle monoporzioni e utilizzare nella realizzazione delle monoporzioni il miele delle Dolomiti DOC, per cui insomma avevano questa indicazione assolutamente da tenere in considerazione al fine della valutazione, ma un'altra caratteristica importante era quella di presentare insieme alla monoporzione anche un packaging che permetterà anche in qualche modo la commercializzazione e la presentazione del dessert anche al pubblico. Insomma, uno studio che in qualche modo va dalla realizzazione del dolce fino alla sua vendita, quindi è davvero uno studio completo quest'anno. Allora, Presidente, ti do la parola, sì, in modo tale che in qualche modo facciamo un sunto della giornata di ieri con i primi 6 concorrenti e l'avvio di questa. Allora, ieri è stata una giornata
intensa, per quanto comunque era solo una batteria. Abbiamo notato già comunque lo studio che c'è stato dietro ai vari dolci, quindi le stratificazioni. I ragazzi hanno giocato molto con delle figure geometriche, si sono sbizzarriti anche su quello che era appunto il sunto del regolamento, ovvero la cultura della regione che ospita il campionato italiano degli istituti alberghieri. E diciamo che sì, c'è stato qualche problemino, ma quello è una cosa che comunque bene o male succede spesso nei campionati, vuoi la tensione, vuoi anche perché il laboratorio non è quello dove i ragazzi generalmente si sono esercitati, quindi la giuria tiene conto anche di questo. Però è sempre un'emozione, perché vediamo veramente questi ragazzi che crescono di anno in anno e vediamo anche comunque un senso di appartenenza da parte dei docenti. E noi questo lo rispettiamo moltissimo, difatti giudichiamo non per gusto personale, perché un vero giudice non deve giudicare per gusto personale, ma per lo svolgimento della tecnica, delle varie ricette che compongono poi quello che è il dessert, la presentazione della brochure e il packaging. Molto bene, grazie Presidente. Allora, siamo in perfetta sincronia con la prof Marcon, che introduce il primo team. Eccoli qua. Allora, sono gli concorrenti dell'Istituto Alberghiero Ferrero Arte Bianca di Neive, la cui scuola conosciamo bene in quanto l'anno scorso si è svolto lì il quinto campionato di pasticceria. Allora invito naturalmente, ringraziamo anche il servizio, può procedere alla consegna del piatto alla nostra giuria. Vi presento anche la coppia di ragazzi che appunto disputeranno questa prima batteria. E allora loro sono Enrico Cotti e Arianna Cagno. Dove sono? Pensavo che erano loro, invece no. Dove sono i concorrenti? Ah, forse si sono persi, dove sono finiti? Però è uscito il professor Santilli in cambio. Professore, buongiorno. Professor Santilli, promotore, coordinatore dell'evento. Poi avremo modo di ritornare, naturalmente, di presentarti come si deve. Eccoli qua. Arianna ed Enrico, buongiorno. Ben rivisti. Allora, prendete pure il microfono. Cosa stai facendo, Arianna? Adesso versiamo l'idromele all'interno della meringa, che colerà poi all'interno della casetta, che contiene una gelatina al limone, un savoiardo e una mousse al mascarpone aromatizzata al pepe di Timut. Mastro Freguia, non so se ha capito il livello. Allora, i ragazzi stanno procedendo con il completamento del loro piatto. Quindi state inserendo questo liquore che avete preparato. Una fermentazione alcolica molto bassa a livello alcolico, appunto, ricavata appunto dal miele. E l'avete inserita all'interno di un piccolo alveare. Sì. Realizzato ovviamente da voi. Complimenti. Allora, mettetevi pure al centro del tavolo di fronte al Presidente. Più o meno prendete il microfono. Allora, è il vostro momento. Pronti? Pronti. Via, vai. Vai Enrico. Buongiorno giuria, io sono Enrico Cotti E Arianna Cagno. della classe quinta I dell'Istituto Pieracellario Ferrero di Neive e oggi volevamo presentarvi il nostro dolce, la lezione delle api. Prima di iniziare però vorrei fare un appunto su 3 principi che abbiamo individuato e ritenuto importanti, ovvero L'affidamento. L'insegnamento e riconoscimento. Importanti perché ognuno di questi ci ha fatto crescere, ci ha insegnato a lavorare in team
e a andare a conoscere nuovi ingredienti che non conoscevamo prima e nuove materie prime. L'affidamento, il punto primo, è perché come le api fanno affidamento alle loro compagne, noi abbiamo potuto fare affidamento ai nostri compagni di scuola, di classe, e che con piccoli aiuti ci hanno aiutato nella lavorazione del dolce e alla conclusione definitiva dell'impiattamento. Il secondo punto, quello dell'insegnamento, è che appunto grazie alle api abbiamo imparato una bella lezione, ovvero quello del collaborare e ascoltare il prossimo, perché insieme si ha comunque un confronto proficuo e quindi migliore con le idee di tutti. E l'ultimo invece? L'ultimo è il riconoscimento. Ogni dolce secondo noi ha una storia dietro e noi vorremmo raccontare quella dell'Istituto Pieracillaro Ferrero che si trova a Neive, classificato uno dei borghi più belli d'Italia. Questo riconoscimento lo hanno diversi borghi, uno tra questi è il comune di Arqua Petrarca che si trova nei Colli Euganei e gode del medesimo riconoscimento. E poi per quanto riguarda la rappresentazione della monoporzione abbiamo fatto riferimento alla struttura del fiore. Infatti partendo dalla base della nostra monoporzione abbiamo una sablé realizzata con il grana padano DOP, che nel fiore appunto è il sepalo, quindi la parte più bassa. Abbiamo poi l'ovulo del fiore, che in questo caso nella monoporzione è rappresentato dai 3 inserti. Alla base abbiamo un cake con farina di riso e miele millefiori con tendenza acacia delle Dolomiti Bellonesi DOP. Salendo abbiamo poi una ganache montata al miele di Tarassaco, aromatizzata alla vaniglia. E per terminare come inserimento abbiamo poi una lemon curd aromatizzata con del polline secco e il miele di millefiori con tendenza Tarassaco. Proseguendo abbiamo poi l'esterno, i fiori, che in questo caso nella monoporzione sono rappresentati da una mousse aromatizzata al pepe di Timut, che con il suo sapore agrumato va a rinfrescare il palato. Abbiamo poi i petali in superficie, che appunto sono costituiti da una ganache montata al miele, aromatizzata poi con la vaniglia, e nella parte del capolino della struttura floreale abbiamo poi quindi al centro del polline secco, quindi appunto al centro del petalo. Questi riferimenti li potrete trovare nella pagina 11 della brochure, il riferimento tra il fiore e la nostra monoporzione. Il polline sopra è dato per dare un po' di acidità che ritroveremo lungo il percorso forestale e croccante. Quindi nelle parti ornamentali del piatto abbiamo aggiunto il prato nettarifero chiamato così perché l'abbiamo lavorato con 2 piante nettarifere, ovvero l'anneto e la lavanda. Lungo il prato troverete lo stemma di Arqua Petrarca realizzato su un'ostia, come citato in precedenza, e un albero in cioccolato realizzato da noi. Albero non a caso perché vorremmo richiamare l'attenzione alla gestione forestale sostenibile, perché il legno è una delle poche materie prime rinnovabili, esso è sia riciclabile sia utilizzato per fonti di energia, quindi vorremmo richiamare l'attenzione a questo perché in caso si piantassero più alberi nel mondo ci sarebbe più legno per noi e per le generazioni future. Nella struttura dell'albero abbiamo poi una piccola ape realizzata in pasta di zucchero e poi abbiamo appunto una meringa che riprende il nido, il favo, in cui appunto all'interno abbiamo impermeabilizzato la meringa con del burro di cacao perché abbiamo poi inserito in seguito l'idromele, che è una fermentazione alcolica del miele. Questa fermentazione è colata all'interno di questa casetta di cioccolato fondente, in cui troviamo un savoiardo, una mousse al mascarpone aromatizzata e in seguito abbiamo poi alla base una gelatina al limone per rinfrescare il palato. Abbiamo poi inserito anche nella presentazione alcuni germogli di aneto, pisello e basilico e limone, che in questo caso il basilico e il limone si trova nella casetta contenente appunto la gelatina al limone.
Abbiamo poi fatto qualche riferimento alla dicitura senza glutine e agli smart food, un programma che abbiamo trattato nel quinto anno del nostro istituto. Appunto il cioccolato fondente è stato scelto perché è un ingrediente smart food e nella preparazione del cake abbiamo aggiunto l'olio extravergine d'oliva, che anch'esso è uno smart food. Allora, io prima di invitare la giuria a degustare vorrei anche capire un attimo, perché qui io trovo un packaging che sarà sicuramente inerente a questo, giusto? Però io sul piatto mi ritrovo, oltre il dessert, tutto un contorno di decorazione più un altro dessert che è un piatto componibile praticamente, giusto? Quindi io voglio capire, a parte che il presidente di giuria quando trova un dessert così complesso nelle decorazioni e nelle parti anche, diciamo così, scomposte, deve capire come degustare questo dessert. Però faccio sempre riferimento al fatto che ho solo il packaging per quanto riguarda la monoporzione qua. Ok? Quindi voi come avete pensato di degustare questo dessert? Allora, tutti gli ingredienti trattati nelle parti ornamentali del piatto sono nella monoporzione stessa, infatti l'acidità la ritroviamo anche nella monoporzione, il miele è nella monoporzione, quindi il compito a noi assegnato del miele è all'interno della monoporzione e quindi abbiamo pensato la monoporzione di assegnarla al packaging e le parti ornamentali sono un ornamento in più. Quindi le parti ornamentali rimangono comunque sempre all'interno del dessert stesso, ok? È quello che ci state facendo capire? Tranne appunto per il cestino di cioccolato, perché avendo inserito la fermentazione alcolica e avendo un grado leggermente frizzantino, non potevamo appunto inserirlo nel packaging per eventualmente portarlo a casa, perché stando lì perde la sua intensità e quindi era una cosa che volevamo far degustare al momento, però appunto per quanto riguarda il packaging stesso era ideato per la monoporzione appunto floreale. Quindi il cestino fa parte della parte ornamentale? Sì, sì. Ok, quindi possono iniziare la degustazione con il dessert, il fiore in pratica. Allora, prego giuria, iniziate con la degustazione. Questa è cioè fa parte della decorazione, quindi loro su quello hanno scritto anche sulla brochure, quindi ok, grazie. Allora ragazzi, complimenti intanto, avete fatto uno studio super approfondito. Voi siete del quinto anno, Sì. giusto? Bene. Prospettive per i prossimi mesi, per il prossimo anno, cosa farete? Cosa avete pensato? Ma io ero ancora incerto se proseguire negli studi in una università specializzata nella pasticceria o andare alla ricerca di qualche esperienza proprio lavorativa all'estero, ma l'Italia è anche Una prospettiva. una grande prospettiva. Bene. Siamo anche bravi noi in Italia. Assolutamente sì, anzi. Arianna? Io anche un po' come Enrico, perché appunto il mio sogno è quello di continuare comunque sicuramente nella pasticceria, Benissimo. continuare a formarmi per in seguito aprire eventualmente una pasticceria in futuro. Benissimo. Avete lavorato insieme per naturalmente la realizzazione di questo bel piatto. Quanto tempo? Quanto tempo ci avete dedicato? Ma insieme al nostro professor Torre siamo partiti subito appena arrivato il bando. C'è stata la preselezione in mezzo che ci ha un po' rallentati nelle preparazioni, ma finita la preselezione, l'idea della preselezione, siamo partiti subito nell'ideare il nostro dolce, che avevamo già buttato qualche bozza Idea giù. all'inizio. Benissimo, complimenti. Allora, iniziamo da Ruggero Carli. Prego. Arrivo. Allora, apprezzo molto la creatività, ok? Cioè, al primo impatto arriva il piatto, wow,
ok? Poi qualche errore tecnico ovviamente io me ne accorgo, noi ce ne accorgiamo, si vede, diciamo, il lavoro che è stato fatto con la monoporzione, si vedono i difetti, no? Ok, quando l'avete colata o comunque si era un po' troppo montata magari. Poi in bocca non è male, molto, molto gradevole. C'è una netta differenza però secondo me, a mio avviso, tra la monoporzione e il cestino di cioccolato, ok? C'è il frizzantino, la parte là si sente l'acido, ok? Là è un ricordo di quello che c'è nel cestino. Noi presumo dobbiamo valutare questa per quanto riguarda anche il discorso del gusto. Per quanto riguarda il discorso del gusto, io devo giudicare la monoporzione. Il piatto sicuramente è a forte impatto. Io dico sempre ai ragazzi che studiano appunto negli istituti alberghieri o qualsiasi altro ente formativo che tutto ciò che va nel piatto poi deve essere mangiato. Quindi io avrei dovuto assaggiare la monoporzione insieme al cestino, insieme anche all'elemento decorativo che è l'albero. In questo caso cioccolato caratterizzato può anche star bene, ma poi c'è anche la pasta di zucchero che diciamo alterano un poco quelli che sono i sapori del piatto stesso. Quindi è un piatto bello, complesso, però in questo caso, in questo campionato dove la fattibilità comprende anche il discorso del packaging, io mi ritrovo a dover giudicare questo. Come diceva il mio collega, diciamo che il cestino apporta una degustazione maggiore rispetto alla monoporzione singola. Solo la monoporzione singola, il frizzantino, l'acidità si sente un po' di meno. Allora, complimenti perché avete fatto un lavoro bellissimo secondo me. In questa degustazione ho assaggiato 3 dolci, primo, secondo e terzo. Confermo tutto quello che hanno detto loro, però mi piace tutto il racconto che avete fatto. Dopo dobbiamo anche assaggiare qualcos'altro, dobbiamo bere... No, cioè, perché alla fine poi c'è questa... Noi l'abbiamo messo, in caso voi voleste degustarlo a parte. Lo accetterei volentieri perché è stato tutto bello ricco e a me è piaciuto tanto. Cioè c'è tanto studio e tanto lavoro, questo si vede, quindi complimenti ragazzi, proprio tanta roba ho visto io, giustamente anche il fatto di giudicare la monoporzione, forse magari avrei studiato un qualcosa da assemblare insieme, no? Su un unico, giusto Fabio, su un unico dolce. In questo caso avrei fatto un qualcosa che riprende tutto su un'unica monoporzione. Il lavoro è bello, il lavoro è complesso, però come dicevo, nel piatto poi tutto va degustato. Se un giudice si trova un piatto del genere deve andare ad assaggiare tutti gli elementi decorativi che fanno parte integrante del dolce, ok? E ripeto, in questo campionato abbiamo però il discorso del associare la mono a quello che è il packaging e di conseguenza io poi devo giudicare in questo campionato solo la monoporzione. Per il resto il lavoro è fatto decisamente bene. A me è piaciuto anche il fatto, no, che prima Ruggero ha detto l'imperfezione dello stampo, ho visto quello che l'avevi fatto a mano con il sacco a posto, quindi apprezzo anche molto quello, che non sia andata solo di stampo, ecco, quindi un applauso per questa cosa che si sta perdendo un po', no? Nulla mi vogliono gli stampi, voglio dire. Ciao ragazzi, io trovo che il dolce sia molto studiato in ogni dettaglio, molto bello anche il versare il liquore, è molto bilanciato. Quando avete detto che nella sablé c'era del parmigiano, grana, adesso Grana non padano. ricordo, mi ha un po' spaventato, io l'ho mangiata anche da sola, effettivamente si sente molto il grana, ma quando tu lo mangi nel complesso ti scompare e ti va invece a dare un boost, una spinta a quelli che sono tutti gli altri sapori che avete scelto di introdurre. Li sento tutti, quindi questo, come mi hanno spiegato prima di questa sessione, è uno dei parametri importanti, per cui sento tutti i gusti che voi avete scelto, tutte le nuance organolettiche.
il prodotto si taglia molto bene, quindi anche questo è un vostro valore aggiunto, è bellissimo, per cui per me siete stati molto bravi, davvero molto bravi. Una domanda, l'olva l'avete usata nella sablé, corretto? L'olva l'abbiamo utilizzata in più preparazioni, oltre alla sablé l'abbiamo utilizzata nella realizzazione della lemon card Ok, e nel prato nettarifero. ok. Tutto molto molto bilanciato, molto bravi. Grazie. Che dire, cioè, l'effetto wow c'è stato, bello tutto, l'unico dubbio che mi viene è il packaging, cioè se voi presentate nella vostra pasticceria un dolce come l'avete presentato qui, il packaging, cioè io non posso comprare un dolce, cioè, visto in una maniera e poi mi porto via solo un pezzetto. Cioè, l'unico dubbio mio è questo, cioè se io vedo un dolce con tutta la decorazione devo portare via tutto, quindi forse dovreste studiare un packaging un pochino più grande da poter portare via tutto. Scusa, ma intervengo, però non l'ha detto, quelle sono le decorazioni del piatto. Sì, però se tu... porti via è la monoporzione, quindi hanno fatto il packaging, che lo puoi vedere. Sì, quello l'ho capito. Cioè, se io entro dentro una pasticceria e vedo un dolce con tutte queste decorazioni e ti dico voglio quello lì, tu mi dai solo tutta la decorazione, no? Ma in pasticceria non trovi il dessert a piatto, no? Tu trovi la tosta decorata, credo. Voglio dire, se trovi le decorazioni le trovi sul dolce. Secondo me per il dolce è studiato. No, il packaging per il dolce, cioè per la monoporzione va benissimo, è molto pratico, visto che... In questo caso la disputa è semplicemente del discorso del cestino che va ad ampliare quella che è l'attività organolettica di degustazione della Sì. monoporzione. Io però mi ritrovo semplicemente, lo dico, a dover giudicare solo la monoporzione. Solo la monoporzione, sì, quello sì. No, infatti io ho detto hanno fatto l'effetto wow sicuramente, cioè bellissimo, buono, il taglio perfetto, tutto bello. L'unico dubbio mi rimane solo questo qui, però cioè, bravi, veramente bravi. Grazie. Io probabilmente dico una banalità, vi segnalo solo da marketing che, voi lo saprete, si produce un costo in formula, no? Quando si sviluppa una ricetta, per cui si fa un calcolo. Questo packaging è bellissimo, è quell'attimo costoso, per cui non so come potete immaginare che venga utilizzato. Probabilmente è un modello e poi ve lo immaginate in carta, in questo modo? Ma noi volevamo trattare anche la questione della deforestazione. Quindi... Sì, però tu non puoi ad ogni monoporzione dare un packaging in legno, capisci l'impatto economico sul dolce? Sì, è un supplemento che può fare piacere perché è una cosa che si tiene, si può riutilizzare e quindi magari un cliente che va ad acquistare una monoporzione per un regalo o comunque per poi, un'idea un po' più carina si ritrova ad avere la monoporzione e un packaging che può utilizzare anche come un portaoggetti o è un gift, esatto. È un gift, perfetto. Diciamo una linea d'élite, dai. Una linea d'élite. E allora, sì, preside. Bellissimo il percorso culturale che avete fatto, bravissimi nella capacità espositiva, bilanciato l'utilizzo secondo me del miele, siete stati bravi al netto delle considerazioni che hanno fatto i giudici. Grazie, allora grazie ragazzi, complimenti, in bocca al lupo, potete accomodarvi. Mentre noi siamo pronti, se non vado errato, con il prossimo team, accogliamo l'Istituto Alberghiero Donadio di Dronero e i concorrenti sono Bella Andrea e Bruno Denise. Ah, ecco, c'è l'applauso, forza! Noi aspettavamo di vederli però, noi siamo empatici, li vogliamo vedere prima di applaudire. Non applaudiamo a scatola chiusa, professor Santilli, noi no, vogliamo vedere. Eccoli, adesso l'applauso, giusto. Allora, Andrea e Denise, eccoli qua. Buongiorno, vi abbiamo fatto aspettare un pochino, ma insomma...
avevamo delle argomentazioni da concludere. Allora ragazzi, prego, Denise. Buongiorno a tutti, io sono Bellandrea e frequento il 4º anno dell'Istituto Virginio Donadio di Dronero e mi sto specializzando nel ramo arte bianca e pasticceria. Buongiorno, io sono Denise Bruno e oggi vi presenteremo il dolce che abbiamo scelto per questo concorso. Si chiama Terra Madre, è un dessert in versione monoporzione che richiama la natura per le sue forme, con riferimenti al miele delle Dolomiti Bellunesi di OP, alla... Sono da sopra? Dovevano portarle. Prego, puoi proseguire. Terra Madre è il nostro dessert, un dessert in versione monoporzione che richiama la natura per le sue forme, con riferimenti al miele delle Dolomiti Bellunesi di OP, alla terra per l'utilizzo di un piccolo frutto come il lampone. Abbiamo poi utilizzato uno smart food ricco in proteine apportate dal legume, ovvero il pisello, e infine abbiamo utilizzato un cereale, ovvero il riso vialone nano IGP. Il tutto al fine di fornire un'adeguata complementazione proteica, e ci teniamo a dire che sono tutti prodotti made in Italy e abbiamo cercato anche di mantenere la tradizione gastronomica veneta. Durante l'ideazione di questa monoporzione abbiamo deciso di uscire volutamente dagli schemi di ideazione e creazione di un tipico dolce o comunque una tipica monoporzione, dove ogni singolo ingrediente, prima di essere miscelato con un altro, deve essere comunque associato anche solo mentalmente a una sensazione dolce. Infatti la nostra trasgressione, se tale vuole essere considerata, sarebbe stata nel cercare di aver riprodotto un tipico piatto della tradizione veneta, un primo piatto, ossia risi e bisi, dove vediamo un cereale come il riso vialone nano IGP cucinato insieme a un legume come il pisello. Infatti nella nostra monoporzione abbiamo creato un cremoso di piselli e cioccolato bianco che è stato stratificato con una crema di riso vialone nano che è stato cotto dentro il latte insieme alla vaniglia e reso in crema con il miele delle Dolomiti Bellunesi di OP. Passerei ora a parlarvi della monoporzione e delle relative preparazioni. Partirei col parlarvi della pietra e delle sue stratificazioni. Ne abbiamo 4. La prima stratificazione è una mousse al mascarpone, che vuole ricordare un po' la mousse utilizzata per il tiramisù, un dolce tipico veneto. Abbiamo poi, in questa preparazione abbiamo pastorizzato le uova nel microonde con il miele, portato il tutto a 70 gradi e poi fatto montare. A parte abbiamo montato panna e mascarpone e poi unito i due composti al fine di ottenere una mousse molto morbida. Abbiamo poi una seconda stratificazione che è una gelée di lamponi, creata con della polpa di lampone, della gelatina animale reidratata e del succo di limone. Terza stratificazione abbiamo un cremoso di piselli, cioccolato bianco e succo di limone. Per questa preparazione siamo partiti il giorno prima lasciando in infusione il latte con i piselli e la menta. Abbiamo poi portato il tutto a cottura e mixato e aggiunto poi gli altri ingredienti al fine di ottenere proprio un cremoso molto, molto liscio e morbido. E poi infine c'è la quarta e ultima stratificazione che è una crema di riso vialone nano IGP. In questa preparazione abbiamo portato a cottura il riso nel latte, abbiamo poi mixato il tutto e aggiunto del miele, millefiori con prevalenza tarassaco. Successivamente, alla base della nostra monoporzione, troviamo una frolla speculus al profumo di miele e cannella, su cui sono appoggiate le nostre pietre e delle sferette stratificate con gli inserti che la mia compagna vi ha nominato prima. Successivamente troviamo dei fiorellini in pasta frolla speculus, una spugna fatta al sifone dove abbiamo miscelato tutti gli ingredienti con il mixer di immersione e successivamente li abbiamo inseriti in un sifone con carica d'azoto e abbiamo cotto il tutto in microonde per qualche minuto. Abbiamo ancora infine una glass anidra a racchiudere le stratificazioni, una glass anidra al cioccolato bianco dove abbiamo miscelato in uguale quantità cioccolato bianco e burro di cacao e infine a terminare il tutto abbiamo delle api stilizzate in cioccolato fondente che è stato temperato a mano. Se siete d'accordo, prima di iniziare? Sì.
Sì, esatto. Sì, loro iniziano, però voi continuate. Vai. Sì, Non lo prendete come un gesto maleducato, ma è per portarci avanti, altrimenti poi facciamo ritardi con le altre squadre. Volevamo solo Sì, dire prego. ancora alcune cose sul motivo per il quale abbiamo scelto di chiamare Terra Madre il nostro dessert e il packaging. Terra Madre per porre l'attenzione ai ritmi e ai tempi della natura e a uno sviluppo più sostenibile in un'ottica di economia circolare e non più di economia lineare basato sul tipico schema estrarre, produrre, utilizzare e poi alla fine gettare. Ma invece, proprio come diceva Antoine Lavoisier, che è uno scienziato del 1700, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si può trasformare, proprio come il nostro packaging, che deriva dalla fibra derivata dagli scarti di cacao, dopo essere stato tostato e decorticato. Alla base, invece, troviamo un supporto a base di cera d'api, che profuma di miele per una preparazione che appunto ha il miele come elemento da valorizzare a pieno. Si parla quindi oggi di ecodesign, un modo di strutturare i beni di consumo, il che li renda riutilizzabili fin dall'iddazione anche attraverso l'utilizzazione di materiali completamente riciclabili, come in questo caso il nostro crush di cacao, e seguendo anche la logica delle 3R, ossia riusa, riduce e ricicla. Infatti abbiamo un nuovo approccio che in inglese è from cradle to cradle, che tradotto sarebbe dalla culla alla culla, che va in contrapposizione a quello utilizzato tempo fa, ossia from cradle to grave, cioè dalla culla alla tomba. Avete finito? Finito. Complimenti, bene, insomma, oltre, devo dire, a saper, non posso dire ad aver eseguito, insomma, questo piatto, questo dessert in maniera, almeno apparentemente impeccabile, siete anche degli ottimi oratori, quindi, insomma, mal che vada potete buttarvi anche nella comunicazione. Allora, intanto complimenti, iniziamo proprio dalla nostra dirigente che ho visto ha degustato questa semisfera. Allora, prego. Il dolce si presenta bene, richiama gli aspetti del Veneto che voi avete ben descritto. Trovo difficile al taglio la base, ok? E quindi non abbiamo diciamo un taglio che va dall'inizio alla fine in maniera coerente, ecco. Però siete stati molto bravi. Allora, Ruggero Carli, prego. Presidente. È un dolce un po' complesso, nel senso che lo trovo molto, ma molto delicato, che a me sinceramente non dispiace. Il potere edulcorante nei dolci molto spesso, se in eccesso, va a coprire quella che è realmente il gusto del dolce stesso. Però noto che la crema di piselli è molto... A parte che noto che è un pochino fuori temperatura di servizio, nel senso in negativo, è rimasta un pochino freddina, di conseguenza la percezione in degustazione rimane un po' tiepidina, nel senso non si riesce un po' a intuire troppo a livello organolettico la vera consistenza. Lo trovo molto delicato da un certo punto di vista, questo sì. E mi trovo forse anche un pochino in difficoltà su certi aspetti, perché la glassa, quella che viene considerata glassa anida, un pochino mi va a coprire questi gusti così delicati. Sì, perché il gusto dei piselli non si sente tantissimo, ok? Perché è già un cremoso di piselli e cioccolato bianco e poi c'è anche il glassaggio. Ok, quindi ero molto curioso di sentire i piselli, è la cosa, diciamo, interessante di questo dessert, però comunque la tecnica del glassaggio mi è piaciuta, il taglio anche forse un po' duretta la frolla sotto, ok, però c'è una bella tecnica, siete stati bravi. Vi volevo chiedere, sicuramente nel cremoso di piselli e cioccolato bianco, vabbè, c'è un errore
abbattere a +4, non credo, sotto, forse l'avete abbattuto a una temperatura forse un po' più bassa sicuramente, e reidratare la gelatina nell'acqua, portare a bollore e unirvi la gelatina, cioè proprio durante il bollore, cioè finito il bollore subito avete messo la gelatina? Sì. La gelatina, questa non c'è scritto il Bloom. Bloom? Bloom 180. Tu non abbia una Platinum che non usa quasi nessuno, a bollore devi far scendere la temperatura, Non a bollore, l'abbiamo portata dopo. dopo Sì. aver introdotto la gelatina. La gelatina quando l'avete introdotta? Una volta che il liquido era caldo. Ok, ma i gradi più o meno, ragazzi, cos'era? Bollore? Allora, bisogna capire solo una cosa, perché adesso facciamo sempre formazione, non è una bacchettata, ve lo diciamo. Allora, se utilizziamo una lamina, la gelatina in fogli, in questo caso, viene identificata con delle lamine. Le lamine vengono identificate con la forza Bloom, ovvero il potere del reticolo gelificante, come per le farine invece la forza proteica W, ok? In questo caso, cambiando le lamine, bisogna stare attenti alla temperatura del liquido ospitante, quindi in questo caso su un 180 dovevate abbassare la temperatura del liquido almeno un 60-65 gradi, perché sennò altrimenti bruciate forza Bloom in questo caso. Esteticamente a me piace. Esteticamente piace. Adesso sono curioso di vederlo nel packaging. Allora, complimenti per tutto il racconto che avete fatto. A me è piaciuto molto il dolce, pulito, bello. Io sono molto curioso, quindi mi ispirava curiosità. Ogni cosa che ho assaggiato mi è piaciuto tutto. Quindi ho sentito un po' meno il gusto dei piselli in una parte, però l'ho sentito più nell'altra. Però mi è piaciuto proprio l'abbinamento che avete fatto, bravi. Un po' croccante, come diceva Ruggero, la frolla di sotto, ma ci sta, l'ho rovinato un po', mi dispiace, se no l'avrei mangiato tutto anche questo, perché io sono sempre molto goloso. Però bravi, avete fatto un bellissimo lavoro, complimenti. È un dolce nuovo, un po' diverso, l'utilizzo del pisello non è banale, scontato, io amo molto le ricerche, quindi siete stati molto bravi. Volevo capire come mai il pisello, cos'è che vi ha portato su questo abbinamento del cioccolato bianco, corretto, col pisello? Perché appunto volevamo mantenerci un po' alla tradizione gastronomica veneta e quindi ci è venuta in mente quest'idea. Io l'ho trovato molto molto delicato, un pochino è vero crunchy la frolla al taglio, però comunque molto solubile, ben fatta, quindi una buona frolla, molto buona. E beh, perfetti, dai, sareste stati già dei maestri, però molto alto il livello, bravi. Grazie. Scusate. Sì, dolce buono. Per me il gusto del piselli era un po' predominante, però bello tutto, buono. La pasta frolla molto dura. L'unico piccolo errore può essere il baking che avete messo nella pasta frolla. Poi del resto va bene tutto, perché non ha senso mettere un lievitante se non devo fare lievitare la pasta frolla. Okay. Grazie mille. Allora ragazzi, complimenti, grazie. Facciamo un bel mille. applauso al secondo team di questa seconda giornata. Ecco, allora complimenti ancora. In bocca al lupo. Poi ci vediamo domani sera e vediamo, vinca il migliore. La foto l'avete fatta voi ragazzi? No? E allora procediamo con la fotografia. Allora, siamo già pronti con il terzo team, professor Santilli. E allora ufficialmente accogliamo con un bel applauso Melissa Caramagna e Sara De Martini, eccoli, dall'Istituto Alberghiero Borghese di Sestri Ponente. Eccole qui, le nostre
studentesse con la loro monoporzione. Prego, potete posizionarla al centro dove c'è il nostro bel presidente. Allora, ci siamo. Prendete pure il microfono. Intanto consegniamo la brochure. La scheda, ecco, forse è il termine più opportuno. Ah no, c'è anche la brochure. C'è la brochure. Abbiamo consegnato una brochure di presentazione e a ognuno una brochure tecnica. Ah, ok, quindi la brochure poi magari ve la passate. Quella di presentazione è sì, la è quella brochure esclusiva del presidente. Allora, intanto potete iniziare, prego. Okay. Il nome del nostro dolce è perlage e abbiamo dato questo nome basandoci sul perlage del vino, ovvero le bollicine che notiamo quando versiamo il prosecco nel bicchiere, e questo perché abbiamo usato il prosecco di Valdobbiadene nel nostro dolce. Per riprendere questo tema abbiamo messo in cima al dolce una perla in isomalto con all'interno il miele delle Dolomiti DOP, Millefiori prevalenza acacia. E la forma invece abbiamo preso spunto dalla basilica di Santa Maria della Salute, che si affaccia su Venezia. Su Venezia, bravi. E sul Canale Grande di Venezia, e questo perché, come il nostro dolce, quando ci picchia sopra il sole riflette la luce, e questo si può notare anche sul perlage. Abbiamo scelto di usare questo miele per rendere abbastanza delicato e non troppo forte il gusto del dolce. E, come potete vedere, il colore del dolce è molto neutro e elegante. Questo dolce è completamente gluten free perché abbiamo scelto di usare una farina di mandorle. Per riprendere il dolce con il packaging e la brochure abbiamo scelto di usare una carta bianca perlata con questa scritta perlage in oro per riprendere sempre il prosecco e il miele, e questo pattern con questo damascato veneziano che si usava nelle feste di corte a Venezia. Bene, allora, intanto la giuria può iniziare la degustazione, prego. E anche per la brochure di presentazione abbiamo usato la stessa carta perlata della Fedrigoni, ovvero una grande azienda italiana e molto importante, ma soprattutto originaria del Veneto. Molto bene. Avete lavorato insieme per quanto tempo? Abbiamo lavorato da circa metà febbraio insieme. Bene, voi che classi fate? Quarta. La quarta, bene, bene, bene. Allora, avete già descritto la composizione interna di questo dessert? No. Allora, volete farlo? Sì, sì. Prego. La stratificazione, insomma, cosa scopriranno, quale gusto troveranno i nostri giurati all'interno di questa bellissima cupola? Si parte dalla perla in isomalto con all'interno il miele, una mousse allo yogurt e miele delle Dolomiti DOP, uno zabaione al prosecco di Valdobbiadene, pere con miele e cannella e un cake alle mandorle e miele. Molto bene, insomma, vi siete preparate? Siete qua, siete un po' emozionate? Sì. Sì? Va bene, ci sta, anche perché siete tra le più piccole, credo, di questa tornata, di questa sesta edizione del campionato. Allora, vediamo se già c'è qualcuno, sì, che è disponibile a parlare. Ah no, voi ancora non avete... Ah, ok, non c'è il Olva utilizzato qui in questa monoporzione. Allora, Ruggero Carli, ti becco sempre nei momenti più inappropriati, però ci provo sempre a iniziare da te. 7 di quelli lì. Dovremmo averne dati 7. Ok, sì. Ok. La texture mi piace, ok, al taglio si comporta bene, finendo poi
col cake, cioè è piacevole il taglio. Gusti delicati, il freddo della pera forse dà un po' fastidio. Esteticamente è abbastanza semplice, ma non vuol dire che sia un errore o un problema questo, perché a volte la semplicità viene premiata. Però a livello di gusto è molto 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 interessante. Grazie. Ciao ragazze, complimenti. Buongiorno. Allora, il dolce è bello, pulito e delicato come voi. L'avete raccontato, come l'avete raccontato, io l'ho degustato. Complimenti, proprio brave. Se siete le più piccole pure ancora doppi complimenti. Sembra una frase scontata, invece è veramente il dolce è molto buono. A me è piaciuto. Grazie. Fabio? Il dolce è molto semplice ma buono. Tutti i gusti sono abbinati benissimo, come diceva il mio collega, sì, la pera è un pochino fredda, però va bene, si può sorvolare. Vi dico buono, brave. Grazie mille. La semplicità non è facile raccontarla anche, quindi... Avete fatto un dolce bilanciato nei gusti. Io, contrariamente ai miei colleghi, in questo caso avrei leggermente rischiato un po' di più sulla decorazione. Tutto lì. Proprio perché è un dessert buono. Grazie. Grazie, concludiamo con la dirigente. L'ho apprezzato molto, mi piace. Chi ama continuare ad assaggiarlo, anche per le diverse consistenze che avete scelto. Complimenti. Grazie mille. Bene, grazie. Allora un bel applauso alle nostre Sara e Melissa, complimenti, in bocca al lupo. Allora potete prendere, dobbiamo fare, aspettate, dobbiamo inserire il vostro, la vostra monoporzione all'interno del packaging, quasi quasi ce lo stavamo dimenticando. Eccoci qua, vediamo se funziona tutto, in modo tale che ce lo portiamo anche a casa. Oh! C'è sempre la sorpresa. Vabbè, questi ragazzi riservano sempre tante sorprese. Ecco qui, ci entra tutto, anche la gocciolina di isomalto con il miele. E allora, ci siamo quasi. E voilà, grazie. Grazie. Prego, prendetelo e dovete fare la foto, ragazze, di qua. Allora, ancora in bocca al lupo. Vediamo se intanto è pronto professoressa Marcon, il prossimo team. Sono pronti? Ok. Siamo alla 10ª uscita, quindi da ieri intendo, ma siamo alla 5ª per questa seconda batteria, per cui mancano 2 team per terminare questa prima sessione di giornata, dopodiché procederemo con una seconda successiva. Quanto manca più o meno per regolarmi su alcuni interventi? Ah, sono qui, ok. Ci siamo. E allora accogliamo con un bel applauso il team proveniente dall'Istituto Alberghiero Minuto di Massa, Viola Pedrinziani e Giulia Cecchinato, Mi serve il foglio dei ragazzi. con la loro ricetta che si intitola Sassolino. Allora, prendete il microfono, ragazze, è lì davanti a voi. Buongiorno innanzitutto, è un piacere essere qua. E durante il nostro percorso scolastico con la materia di letteratura italiana abbiamo affrontato diversi autori quali parlavano di argomenti come la natura, e uno tra i quali è Giovanni Pascoli, il quale compose un componimento di poesie, Mirice, che deriva dal latino e vuol dire tamerici, quindi appunto un elemento naturale, e a cui si ispira a Virgilio. Virgilio, un poeta latino che nel 4º libro delle Georgiche, che parla dell'apicoltura,
tra i versi 191 e 196 scrisse di un volo delle api, ma non era un volo normale, era un volo sotto la pioggia. Per questo motivo le api raccolgono un sassolino da terra e decidono di intraprendere questo volo con un sassolino affinché gli possa dare stabilità e possano essere coscienti nel loro volo, come ad esempio le navi che si zavorano durante le tempeste in mare, e possano portare a termine il proprio lavoro. Quindi il passo di Virgilio ci ha fatto pensare al paragone tra le difficoltà che subiscono le api e le difficoltà che subisce la nostra generazione. Quindi il nostro volo dovrebbe essere libero, però spesso viene inquinato da alcuni ostacoli, però l'importante è andare, quindi volare. E in più il passo di Virgilio ci ha rimandato a una metafora tra appunto il volo che compie l'ape e il nostro volo, e quindi una metafora sulla vita. E così come le api, noi ci affrontiamo a fare il nostro volo e quindi prendiamo come riferimento il nostro alveare, che è l'Istituto Giuseppe Minuto di Marina di Massa, e siamo consapevoli che durante il nostro volo verso il futuro il nostro pensiero sarà sempre rivolto alla nostra Arnia. E quindi per questa occasione abbiamo deciso di chiamare la nostra monoporzione Sassolino, perché per noi è qualcosa che ci dona sicurezza e quindi è qualcosa di piacevole. E infatti sarebbe l'insieme di tutte le esperienze e le nozioni che abbiamo acquisito durante questi 5 anni scolastici e quindi sarebbe l'insieme di tutto ciò che ci permette e che ci permetterà in futuro di compiere delle nuove sfide. Allora, intanto iniziamo la degustazione. Chiedo alla giuria. Prego ragazze, potete continuare. E quindi abbiamo deciso di incentrare il nostro lavoro, il nostro progetto sulle api, o meglio sulla salvaguardia delle api, in quanto in questo periodo stanno affrontando dei momenti difficili, e ci dovrebbe quindi essere un occhio di riguardo per la sostenibilità e la cura dell'ambiente, e dunque abbiamo deciso di utilizzare un packaging composto al 100% da carta riciclabile e riciclata, e come si può leggere anche all'interno del packaging, e abbiamo inoltre deciso di usare come base, come piattino, un piattino composto in marmo, anche per valorizzare il nostro territorio, perché il marmo di Carrara è uno dei più famosi al mondo e può essere appunto sostenibile perché può essere riutilizzato ad esempio in casa come sottobicchiere, o comunque può essere utilizzato in altri impieghi, e quindi può essere sostenibile perché è una pietra naturale. E quindi abbiamo deciso anche di rivolgere uno sguardo all'ambiente anche tramite la nostra brochure. Infatti è stata realizzata interamente in carta piantabile, ovvero una carta ricavata dalla fibra di cotone e da carta riciclata, e quindi al suo interno presenta dei piccoli semi di fiori spontanei, e quindi una volta che questa brochure avrà compiuto il suo dovere, successivamente potrà essere piantata, e quando entrerà a contatto con l'acqua i semi al suo interno inizieranno a germinare e quindi potranno dare vita a nuove forme di natura. E abbiamo deciso inoltre di valorizzare anche il territorio veneto. Infatti, come è possibile vedere nello spaccato nella nostra brochure, abbiamo deciso di utilizzare in ciascuna delle preparazioni della nostra monoporzione almeno una materia prima veneta, oppure addirittura una preparazione veneta. Infatti, partendo dalla base, abbiamo una rosegotta, un dolce tipico veneto. È un dolce tipico veneto, potrebbe sembrare una sbriciolona, però è proprio tipica della zona del Padovano. Esatto, e l'abbiamo realizzata con la margarina Termo Olva. E inoltre, proseguendo, abbiamo una torta a radicchio di Treviso, anche questa realizzata con la margarina Termo Melange Olva. E successivamente come inserto possiamo trovare un cremoso al cioccolato fondente con una riduzione di amarone e una gelée di fragole con il moscato dei Colli Euganei, e tutto d'intorno, per completare il dolce, abbiamo realizzato una bavarese al miele delle Dolomiti DOP del Veneto, appunto. E sopra come decorazione abbiamo deciso di utilizzare una glassa a specchio sempre al miele delle Dolomiti DOP, su cui abbiamo posizionato una spunzonatura di namelaca alla grappa, quindi sempre prodotto veneto, e sulla quale abbiamo posizionato un'ape fatta di pasta di zucchero, la quale appunto rappresenta l'ape il sassolino che vola sul fiore, sempre realizzato in pasta di zucchero, che è posizionato sulla cima del nostro girotorta fatto in cioccolato gold, perché abbiamo pensato di valorizzare
valorizzare anche ideologicamente il Veneto attraverso la decorazione che può, diciamo, riportare ai Monti Veneti, alle Dolomiti, e quindi appunto il girotorta rappresenta i monti. Grazie. Presidente. Fanno dei racconti proprio esaustivi che Sì, lasciano sì, poco, ma secondo me è una tattica, perché dicono così loro, la giuria ha poco tempo per... Allora, no, così vi intontiscono anche un po'. Allora, ho notato subito al taglio che la gelée è fuori temperatura di servizio in negativo, quindi è rimasta un po' freddina. Quindi che cosa succede in questo caso? Non riesco a degustarla, cioè nel senso non si riesce comunque a capire bene a livello di attività organolettiche il sapore. Quindi ho dovuto prendere il dolce, l'ho dovuto vivisezionare praticamente per poter capire, perché un giudice cosa fa? Assaggia la stratificazione insieme, là dove non capisce inizia poi il percorso di degustazione singola dei vari strati, ok? Anche se poi il giudizio rimane sulla stratificazione intera. Mi piace il fatto che voi abbiate utilizzato comunque tecnicamente la descrizione dell'introduzione della gelatina. Avete fatto proprio la spiegazione giusta, dove addirittura siete stati forse gli unici forse a introdurre la temperatura del liquido ospitante della gelatina. Mi avete indicato il grado Bloom, però poi ho visto una cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, perché se siete così tecniche, da una parte non mi potete scrivere un uovo, sempre grammature, mai un uovo, 2 uova, 3 uova, perché ripeto, le uova hanno delle pezzature, quindi hanno delle grammature. Se io devo reinterpretare la vostra ricetta, non capirò mai la grammatura dell'uovo stesso, o la farina non viene indicata la forza proteica. Esteticamente mi piace. Ok, i colori anche al taglio, vedendolo all'interno, la vela forse è un po' troppo, ok, cioè se dovessi mangiare tutto, il dessert, la vela di cioccolato è un po' dura da finire e quindi va un po' a rovinare il bilanciamento di tutto il dolce, ok? Però la rosegota e l'anamelaca alla grappa sono pazzeschi, complimenti. Allora, a me è piaciuto tantissimo, confermo quello che ha detto Ruggero per quanto riguarda la foglia di Gold. Mi è piaciuto tantissimo l'abbinamento anche per il moscato, ottimo, mi è piaciuto proprio tanto, quindi lo finirei anche questo come quello di prima, quindi complimenti, brave ragazze. Molto bello, molto bilanciato nei gusti, mi piace tanto anche la brochure in questa carta così particolare, touch, molto soft, molto preziosa, molto carina. È vero, la gelée è fredda, per cui quando arrivi alla gelée ti copre tutto, ti tappa le papille, non riesci tanto a degustarla, infatti l'ho un po' poverina vivisezionata anch'io, e poi però le cogli tutto, e buono, brave, bella l'idea della torta al radicchio, centratissima, molto bene. Niente, io mi associo a tutti loro, buono, la mousse è spettacolare, veramente buona. Il problema della gelée, vabbè, ce l'avete in tanti, però avete fatto un buon lavoro. Grazie. Grazie Mario. Allora, preside. Bravi ragazzi, complimenti, qualche imperfezione, ma insomma siamo qua per crescere e quindi bravi, io gli farei un applauso a questi figliuoli. Grazie, e allora complimenti, prendete pure il vostro dessert insieme al packaging e potete portarlo nella zona fotografica, mentre vorrei ringraziare, cara dirigente, per la presenza, abbiamo un ospite d'eccezione, un maestro pasticcere, un maestro cioccolatiere che è qui con noi, la sua filosofia di vita è la ricerca del meglio.
no? Che ha contraddistinto un po' tutto il suo percorso, 40 anni di carriera, premiati da pochissimo con un premio nazionale Pastry Legend 2024. Ho il piacere di presentarvi Danilo Freguia, eccolo qua. La sua passione nel trasmettere anche l'arte della tradizione e dell'innovazione ai ragazzi. Allora, questo è un campionato dove sono proprio le nuove generazioni, i ragazzi ad essere protagonisti, e lei con queste nuove generazioni ci lavora da sempre. Grazie mille, buongiorno a tutti. So che la giuria avrà un lavoro durissimo, visto il livello dei dolci, e non vorrei essere nella giuria perché la qualità e la tecnica è veramente elevata di questi ragazzi. La cosa che mi ha stupito di più, oltre all'emozione, è la preparazione che hanno. Io alla loro età non avevo il coraggio di entrare in negozio. Ci ho messo quasi 30 anni per riuscire a farmi vedere dal pubblico. E vedo questi ragazzi che hanno una disinvoltura, una sicurezza, e questa è data, come dicevamo prima, dall'allenamento, dal vivere insieme ai professori, agli amici, ai colleghi, per arrivare a questi risultati. Una cosa molto importante che chi non fa i concorsi non conosce, non capisce: un concorso ti porta a una crescita professionale e individuale altissima. Fare un concorso è come fare 10 corsi con i più grandi maestri al mondo, perché hai veramente una ricerca da fare, degli allenamenti da fare insieme ai tuoi colleghi, per cui devi fare gruppo. Diciamo che sotto l'aspetto personale è la crescita più grande che un ragazzo può avere, ce l'ha in un concorso. Dopo uno vince, uno arriva secondo, uno arriva terzo, ma questo diciamo lo impareranno nella vita. Ma la crescita che si ha in questo tipo di concorsi è eccezionale. Io farei un applauso ai ragazzi e ai loro insegnanti. Bravi. Io non vorrei parlare di più perché mi conoscono tutti, sanno che anche se mi staccate le batterie, i pannelli solari, eccetera, io parlo per ore e ore e ore. Per cui mi fermerei qui. Un complimento a tutti, all'organizzazione, ma i complimenti si fanno sempre a tutti. Ho visto dei bei ragazzi, dei bravi ragazzi, vuol dire che sono stati preparati bene. Complimenti anche agli insegnanti, bravi. Grazie maestro Freguia. Allora, professor Santilli, siamo... Dove va? Stavo per darle la parola, se ne va. No, già che eravamo sull'onda degli interventi, ecco. Allora, seconda giornata, non sembra vero, siamo qui a Vittorio Veneto per questa 6ª edizione, ancora tanta energia, tanta voglia di questi ragazzi di mettersi in mostra, lo dicevamo ieri con Cesare Sciambarruto, il livello è sempre più alto, la voglia di farsi notare, ma far notare quanto loro hanno appreso, ma soprattutto anche di confrontarsi, è bellissima. Sì, diciamo che il tutto va a crescere, abbiamo sempre il confronto, ogni anno confronto il livello di preparazione, e chiaramente adesso il livello si sta alzando piano piano. Di solito è sempre così, si parte in un modo e man mano si alza il livello. La preparazione dei ragazzi è proprio quello che volevo, cioè nel senso l'obiettivo che ci siamo dati è il confronto con i docenti, cui siamo parlati tutto l'anno, no? Con i docenti, quindi ci siamo scambiati le informazioni di quello che deve essere il campionato. Non è soltanto una competizione, ma un momento di confronto e di crescita. Non è una parola fatta, uno dice la classica parola, il confronto e crescita. No, qui c'è l'evidenza, perché oltre ad avere la competizione c'è un momento di formazione, o meglio ci sono 9 ore di formazione in 3 giorni. Scusate, ma in tutti i campionati che ci sono non c'è anche la formazione all'interno, quindi i ragazzi non è che fanno solo la competizione, ma c'è anche un momento di crescita durante la formazione. La preparazione, come diceva il maestro Freguia, per noi è normale, maestro, per noi è normale sentire i nostri ragazzi, perché quando loro raccontano il dolce, vuol dire che c'è lo studio dietro. È il lavoro che facciamo all'interno degli istituti alberghieri, perché purtroppo io sono 26 anni che insegno nel mio istituto,
sono sempre stato nel mio istituto, quindi sono cresciuto dentro la mia scuola, e ciò che cerchiamo di comunicare ai nostri ragazzi è proprio la cultura di ciò che si insegna, che si impara, scusate. Perché? Non è soltanto il fare, è il saper fare e saperlo raccontare, anche perché noi abbiamo una grande forza che è quella dell'identità nazionale italiana che nessun altro paese al mondo ha. Ora, questo è un lavoro che facciamo in tutti gli alberghieri d'Italia, chi più, chi meno, ma tutti abbiamo questo obiettivo e dedichiamo veramente l'anima, lo dico proprio in maniera sentimentale perché è così. E quindi che succede? Siccome purtroppo si dice sempre l'alberghiero è una scuola di seconda B, no? Di seconda classe, è un professionale, ci vanno soltanto chi non vuole studiare. Allora, noi che viviamo la scuola quotidianamente da tanti anni, non è così. Noi insegniamo una professione, ma insegniamo a vivere, insegniamo a stare al mondo, la nostra è una palestra di vita. Le nostre scuole, l'alberghiero italiano è una palestra di vita, dove dirigenti, docenti, assistenti, chiunque vive la scuola, lo dicevamo l'altro giorno, no Domenico? C'era il confronto, è che noi dedichiamo veramente la nostra vita ai nostri ragazzi. I docenti che sono presenti qui sono presenti perché loro dedicano la loro vita ai ragazzi e alla scuola, quindi è l'investimento che facciamo attraverso la formazione. E non in tutte le scuole esiste questo, hanno questa visione, quindi dobbiamo essere anche portavoce di quello che facciamo noi all'interno della scuola, perché molte volte viene troppo semplificato, non viene data importanza, dice vabbè, cuochi, camerieri, pasticceri, receptionist, ok, va bene, un lavoro manuale, e invece noi insegniamo la cultura, insegniamo a stare al mondo, perché la cultura italiana fondamentale è il turismo, e dietro al turismo c'è l'accoglienza, c'è il cibo, c'è la cultura dei territori, c'è l'identità che appartiene ad ognuno di noi. Tutte le regioni italiane, qui c'è l'Italia, ogni regione porta una sua cultura, ogni regione ha un suo dialetto e quindi il proprio dialetto. La cosa bellissima è che l'ingrediente, diciamo, di base è il miele, però ognuno di loro hanno inserito un qualcosa della propria regione, quindi c'è una fusione, una contaminazione di culture nel Veneto. Quindi oggi, Preside, abbiamo il Veneto che abbraccia tutte le regioni italiane e scusatemi se è poco. Grazie professor Santilli. Allora, proviamo a tornare un attimo alla competizione. Abbiamo l'ultimo team, no, altri due team in gara e vediamo se ci danno indicazioni, se sono pronti. Sono pronti gli altri team? Allora, nel frattempo vorrei ricordare l'appuntamento per questa sera. Cara Preside, lo abbiamo già dato più o meno ieri, però insomma torniamo a parlarne e ad invitare naturalmente tutti gli amici che sono qui e anche tutti quelli che sono in tournée, perché ricordiamo che mentre gli studenti sono a fare chi le competizioni, chi i corsi di formazione, abbiamo gli accompagnatori che sono invece in giro in queste meravigliose colline del Veneto, accompagnati a fare dei tour storici, turistici, culturali e anche enogastronomici, se posso aggiungere. Mentre questa sera saremo di nuovo tutti qui, quindi confermata questa location, con la prima edizione del Festival della pasticceria dolce e salata delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Sarà appunto un modo per incontrare pasticceri, gelatai, cioccolatieri del Vittoriese e del Coneglianese che offriranno in degustazione le loro specialità in abbinamento ovviamente con i vini più pregiati di queste colline, per cui ovviamente non andate via, rimanete qui, lo dico anche agli amici che ci seguono in streaming, sarà un appuntamento insomma assolutamente imperdibile. Allora professore, ci siamo? 22 secondi, ecco, allora siamo assolutamente pronti. Potremo fare il countdown come alla fine dell'anno?
Così mi stai suggerendo, Ruggero, dobbiamo contare alla rovescia? No, dai. Allora, naturalmente domani, terza giornata di campionato con gli ultimi team in gara, mentre domani sera avremo la grande cena di gala con le premiazioni a Castelbrando, quindi uno dei castelli più belli e antichi di tutta Europa, e quindi sarà una location strepitosa per scoprire chi tra i 30 istituti partecipanti si aggiudicherà il premio vincitore, dunque il primo classificato. Allora, siamo pronti, dunque accogliamo con un bel applauso l'Istituto Artusi di Chianciano Terme, precisamente Paolo Fastelli e Laura Pucci. Eccoli qua. Buongiorno. E allora, prego, potete lasciare il dessert e la confezione, il packaging, anche qui un packaging assolutamente economico, vero Rossana? Quindi assolutamente un gift, abbiamo detto, no, è un'idea gift minimal. Allora, invertiamo gentilmente, ragazzi, il packaging con il piatto, così la nostra diretta può riprendere il piatto per tutto il tempo del vostro intervento. Allora, le brochure che immagino stiano arrivando. Allora, prendi pure il microfono che è qui. No, dai. Fate, allora, prima si usava, per essere più anche, come dire... per fare convivialità, Presidente, ogni due una brochure. Sì, una in cucina. Va bene, dai, unitevi. Eccoci qua. Okay. Buongiorno a tutti. Prego, prosegui. Siamo Paolo Fastelli e Pucci Laura e veniamo dall'Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano Terme in provincia di Siena. Il nome del piatto che abbiamo deciso di portarvi oggi è Ricordi. Ricordi perché ci siamo immaginati noi in Marco Polo durante il suo viaggio verso l'Oriente, uno dei più famosi veneti che la nostra Italia abbia mai avuto. E appunto lui aveva il fantastico ricordo di quei piatti, di quei sapori della nostra terra, che appunto in Oriente non trovava. Allora, all'interno di questo piatto abbiamo deciso di mettere una meringa al miele, come vedete appunto ha voluto simulare la forma di un alveare. All'interno di questa vaniglia, all'interno di questa meringa c'è un semifreddo alla vaniglia che sta a colare proprio per significare il miele che esce dall'alveare. E insieme al semifreddo alla vaniglia troverete dentro una composta di arance candita. E le palline che vedete sono delle semisfere di yogurt pecora greco, che l'abbiamo acquistato in un caseificio delle nostre zone. Alla base c'è una sablé sbriciolata di mais al cacao. Le palline che vedete sono quella più scura, quella al caramello, mentre quella che è più gialla è una crema alla grappa. Ok. Allora, io volevo giusto fare un'osservazione. Siccome il packaging, lo dico più che altro alla giuria, il packaging è abbastanza ampio da poter tenere tutto il composto, quindi questo dessert al piatto, diciamo così, una monoporzione un po' scomposta, quindi la consideriamo proprio una monoporzione. Adesso diteci solo voi, dopo il racconto che avete fatto, come degustarla. Inoltre, scusate, mi sono dimenticato, alla vostra destra avete dei piattini con degli orsetti caramellati, degli orsetti gommosi fatti da noi, che sono al sapore dello spritz, proprio per richiamare il Veneto, uno dei più grandi classici, una delle più grandi bevande classiche. Allora, dai, poi siamo anche in orario aperitivo, quindi lo spritz ci sta. No, sono soltanto accanto come una specie di gatto. Sì, questa è alla fine per ripulire, esatto. Allora, quindi ragazzi, da dove iniziano con la degustazione? Noi vi degustazione? consigliamo di mangiare all'interno dall'alveare, esatto. Quindi da quello più grande? Per poi proseguire con la sfera lo yogurt. arancione? Esatto. Ah, no. Le due sfere sono fatte tutte e due allo stesso modo, soltanto che una l'abbiamo colorata con l'aerografo.
Vedete questa staccionata è stata fatta con la stampante 3D che abbiamo portato dalla nostra scuola. Quindi queste sono la stessa cosa? Sì. Ok, bene. Allora, voi siete del quinto? Io del quarto e lei del quinto. Bene. Allora, come vi siete trovati a lavorare insieme? No, molto bene, anche perché comunque già ci conoscevamo, poi noi fortunatamente a scuola nostra abbiamo tutti un bellissimo rapporto insieme con noi alunni, grazie ai professori che ci fanno fare spesso, magari quando vengono gli esperti, a pasticceria ad esempio, certo. E quindi unisce molto il gruppo e quindi non è stato molto difficile lavorare insieme. Esatto. Senti, vabbè, tu fai il quarto, invece tu il quinto, Sì. Ti stai preparando anche per gli esami di maturità? Eh sì, quest'anno infatti ho l'esame di maturità e concludo, diciamo, la scuola in bellezza avendo fatto questo concorso, questa esperienza. Esatto. Volete dire qualcosa sul packaging? Sì, allora il packaging, l'involucro è stato realizzato da un'azienda del nostro paese che appunto scusate. Si occupa di sì, questo si occupa tipo di lavorazioni. intagli, sì. Abbiamo voluto non soltanto dare un simbolo, Diciamo un simbolo del vostro territorio. sì, ma appunto anche per seguire la ecosostenibilità, Certo. perché appunto questo qui non è che soltanto viene utilizzato per il piatto e poi dopo viene buttato, ma appunto potrebbe essere tranquillamente una scatolina da tenere in casa e può essere utilizzata per qualsiasi altra cosa. Certo. È stato intagliato anche un codice di Spotify che se viene inquadrato appunto riporta a una canzone. Quale che canzone? È Imagine di John Lennon. Ah, che bello. Bene, bene, bene. Qualcuno di voi ha Spotify? Vogliamo sentire la canzone? Mentre degustate? No, vabbè. Grazie per la collaborazione. Allora, iniziamo proprio dalla dirigente questa volta. Che dice? Su. Il piatto si presenta bene, è buono, predomina molto il gusto della ricotta secondo me, però volevo farvi i miei complimenti anche per la vostra presentazione. Grazie mille. Mi piace l'aerografo sul piatto che qualcuno ormai l'ha dimenticato, invece a me è sempre piaciuto, i miei maestri poi me l'hanno passato questa cosa e quindi poi come colori, come impiattamento mi piace molto anche vederlo lì, ho qualche dubbio con il semifreddo che sta nell'alveare, magari che lo metto nel packaging e devo arrivare a casa, devo andare piano con la macchina, però nell'insieme si sposa tutto bene, quindi vi faccio i miei più sinceri complimenti. Grazie mille. Allora, come diceva il mio collega, il semifreddo all'interno è fuori, cioè temperatura di servizio, quindi questo diciamo che è andato parecchio ad influire sulla degustazione totale, anche perché per giudicare una stratificazione che qui logicamente non c'è perché è scomposta, io devo andare a prendere i vari elementi e poter creare io una stratificazione sulla posata. Quindi se ho un semifreddo che è totalmente collassato mi viene un po' più difficile. Allora, concordo quello che hanno detto loro, mi piace l'idea dello scomposto che si ricompone, peccato per il semifreddo, anche per l'arancia rossa che non sono riuscito a... E poi mi piace anche la decorazione che non è eccessiva, quindi posso anche mangiarla tutta fino alla fine. Complimenti per il packaging perché comunque è proprio completo. L'unica difficoltà è per il viaggio, che comunque però quello può succedere. Grazie mille. Io trovo bellissimo il packaging, meraviglioso, veramente molto, molto di pregio. Un appunto, la sablé era tanto scomposta, avete messo solo 275 grammi di grasso, forse era un po' poco perché era proprio sbriciolata, erano bricioline, capito? Non era più una sablé. Però nel complesso molto buono e molto bello. Grazie. Tutto bello, il packaging è meraviglioso,
che ci sta tutto dentro, quindi per me va benissimo. E tutto il resto poi mi lego ai miei colleghi e comunque bravi, un bel lavoro. Grazie mille. Allora ragazzi, complimenti, dunque un bel applauso a voi e al vostro impegno, parimenti ai vostri colleghi, grazie ancora, in bocca al lupo. Allora potete prendere ovviamente tutto il vostro lavoro, portarlo lì nella zona luminosa, che c'è la nostra Valeria che vi farà le foto. Sì, lo prendo io, grazie. Allora, mi dicono che è pronto già il prossimo team, nonché ultimo di questa seconda batteria della seconda giornata. Da dove esce, prof? Di là. Ok. Allora, accogliamo Azzurra Saccaini e Giulia Gilduzzi dell'Istituto Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Eccole. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, invertite ragazze, mettete la monoporzione dall'altro lato, a favore di telecamere. Perfetto, bravissime. Allora, questo è tutto vostro, in bocca al lupo, via. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Azzurra Sacchini e Giulia Gidiucci e frequentiamo il quinto anno dell'Istituto Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio e siamo qui oggi per presentarvi il nostro dolce. L'abbiamo chiamato Biodiversity perché l'ingrediente principale è il miele tipico del Vittorio Veneto e infatti B vuol dire ape e diversi di diversità. E la parola biodiversità è stata coniata nel 1988 da un biologo americano nel quale dice che comunque è la grande varietà di animali, funghi e piante che costituiscono il pianeta. Come potete vedere abbiamo realizzato il nostro packaging attraverso la nostra scuola, tutto internamente e per prima di tutto abbiamo realizzato il packaging con la carta riciclata e abbiamo scritto il nome del dolce, il logo della scuola, il QR code nel quale potete visionare il video della nostra presentazione e delle strisce blu e rosse che indicano la bandiera del Vittorio Veneto. Al fianco c'è una stampante in 3D che in questa scuola all'inizio dell'anno scolastico è stata inaugurata un'aula che stampiamo le cose che servono, che vogliamo fare, che vogliamo produrre attraverso questa stampante e ci hanno aiutato i ragazzi speciali con i loro professori e la scatola gialla va a indicare appunto l'alveare delle api. E l'ape è l'ingrediente principale e come sappiamo l'unità il miele. Troverete le api all'interno di ogni monoporzione, scherziamo. L'UCN, cioè l'Unione Internazionale per la Costituzione della Natura, dice che le api devono mantenere la biodiversità e sono in grado di costruire grandi alveari geometrici e celle esagonali. E passo la parola a Giulia nel quale vi illustra le preparazioni di questa ricetta e abbiamo scelto proprio di produrre un fiore perché le api sono attirate dal fiore che è la cerbera. Bene, allora iniziamo la degustazione. Giulia, tocca a te. Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. E la monoporzione è formata a partire dal basso da una frolla alle mandorle e poi sopra c'è una mousse di miele e yogurt e all'interno un inserto alla gelée di frutti di bosco e una madeleine al miele e sopra ci sono dei petali di cioccolato bianco e una coulisse di mandorle che appunto rappresenta l'interno del fiore dove le api cominciano l'impollinazione. E per realizzare appunto la frolla alle mandorle abbiamo pesato 100 grammi di farina, 200 totali, siamo partiti da 100 e con lo zucchero a velo e il lievito e l'abbiamo lasciata appunto montare
con il metodo sabbiato, e appunto è un metodo che noi abbiamo ritenuto più adatto poiché appunto è adatto per fare i biscotti e le basi dei dolci, essendo più friabile. Abbiamo poi utilizzato in quale preparazione? Sempre nella frolla. Nella frolla. La melange Olva, con diciamo il panetto, e l'abbiamo tagliata a cubetti e abbiamo lasciato mescolare tutto insieme alla farina di mandorle e insomma i restanti ingredienti, e poi l'abbiamo lasciata riposare una volta appunto ottenuto un impasto che noi ritenevamo adeguato, e quindi un impasto abbastanza omogeneo. Stanno dando una ricetta dettagliatissima della frolla, non so se sei contenta. L'abbiamo lasciata riposare in frigorifero per 12 ore e poi il giorno dopo cotta a 160 gradi per 20 minuti circa, o comunque dipende anche dal forno, quindi fino a doratura. E l'abbiamo stesa a 3 mm di spessore, che è lo spessore che noi abbiamo ritenuto adeguato. Benissimo, aspetta. Subito una domanda, perché sennò noi non riusciamo a capire. Allora, questa parte superiore qua, la sfera? Sì, il coulis di mandorle. È il coulis di mandorle, ok. Quindi, un'altra cosa che ti chiediamo, nella coulis di mandorle è indicato la pectina, ma non la grammatura. La grammatura è 8 grammi. 8 grammi. Ok, puoi continuare. Posso iniziare allora? No, perché non so, avevi finito? E veramente c'era anche tutta Di. ricetta del resto. Stanno descrivendo proprio i passaggi di tutte le... Però siccome noi eravamo in degustazione non riuscivamo a capire giusto 2 cose, quindi per quello. Stanno dicendo proprio tutti i procedimenti, strato. Vabbè, se volete farci domande noi ci siamo. Vorrei già fare una domanda, perché sennò poi ci perdiamo. Allora, la mousse, se io prendo singolarmente la mousse al miele, quindi fatta con meringa all'italiana al miele, è buonissima, perché si sente proprio il miele, e poi ha una bella struttura. Forse l'avrei tenuta un pochino di più in frigo, cioè in temperatura positiva, perché è un po' leggermente collassata. L'unico difetto che io posso trovare, vabbè, non l'unico, diciamo così, però è una gelée molto consistente. Questo perché voi avete introdotto all'interno di 200 grammi di polpa 6 grammi di gelatina, che però non indicate la Forza Bloom, ma è molto consistente. È 200 gradi di È Forza tanto consistente, quindi io nel taglio sì, è bello perché è compatto, però poi in degustazione mi sento un po' questa gelatina, quelle tipo che si comprano nelle confetterie a 72 brix, che vuol dire che sono proprio abbastanza compatte e dure, non adatte per la stratificazione. Sì, qualche problemino nel procedimento proprio delle ricette. Per quanto riguarda la tecnica, invece vedo un bel glassaggio, ok, un bellissimo strato di glassa, anche la decorazione è molto carina. E da solo, visto così, cioè, mi piace, è bello da vedere, quindi esteticamente nulla da dire. Complimenti ragazze, intanto si presenta molto bene, è un dolce solare, un dolce che richiama la natura. Sì, c'è qualche imperfezione che è stata rilevata anche dai giudici, in modo particolare per quello che riguarda la gelatina. Però complimenti, state crescendo e crescerete ancora di più. Grazie. Cesare Sciambarruto, prego. Allora, complimenti, a me è piaciuto molto. L'unica cosa che stavo parlando adesso con Fabio, la frolla l'ho sentita un po' dolce, ma forse è un problema adesso io perché ho assaggiato tanti dolci? O... No, nella frolla c'è anche il miele, c'è il miele di acacia nella frolla. E dove? Allora aspetta.
Abbiamo scelto proprio noi di farla così. L'abbiamo scelta noi di farla così Ma dolce. nella ricetta c'è il miele? Perché qui non vedo il miele, quindi se c'è la spinta del miele ci sta. Però in questo... C'è. Ok, vai, guarda, dimmelo così mi togli il suo dubbio. E sta praticamente dopo la scorza di limone. Quindi c'è nella ricetta, c'è il ma non miele, è però segnato. perché comunque, ok, perché deve stare in due parti il miele. No, però quindi... l'abbiamo scelta noi di farla Quindi è la così. spinta del miele che sento un po' dopo. Perfetto, grazie, complimenti allora. Grazie. Qui. Io però bisogna chiuderla. La mousse è strepitosa, il dolce nel complesso molto molto buono. Un dubbio. Voi avete raccontato che avete utilizzato l'Olva Mélange Gâteau, Sì, corretto? sì. Quello a panetto, sì. E però avete dichiarato burro morbido nell'ingredientistica e anche nel procedimento. Voi siete sicure di aver... Siamo sicure di aver utilizzato, sì, purtroppo sono stati vari errori. E l'avete usata dove? Nella frolla o nel biscuit? Nella frolla l'abbiamo utilizzato quando c'è scritto appunto che il burro è stato tagliato a cubetti, e in realtà è la mélange Olva, però purtroppo c'è stato questo piccolo errore. Sì, anche proprio a livello di denominazione legale, una mélange è un semilavorato. Il burro invece è, come sapete, 100% base animale. La mélange è un semilavorato, quindi contiene una base vegetale e una base di derivazione animale. Quindi è proprio scorretto chiamarla burro, anche se normalmente viene chiamato burro nelle pasticcerie, anche i nostri clienti, ma la denominazione corretta è mélange. La mousse per me era perfetta, la pecca della gelatina purtroppo è un piccolo errore, poi bello tutto, complimenti. Grazie. Ragazze, sì. Attenti anche a rileggere le ricette, perché adesso se io non vi facevo questa domanda del miele eravate penalizzati, perché il miele deve essere usato come da regolamento a due cose, quindi è peccato, no? Voglio dire, meglio una domanda in più o un controllo in più. Vai. Dico un'ultima cosa e poi... Certo, prego. Abbiamo voluto realizzare questo packaging perché dopo aver mangiato il dolce volevamo ricordare che, di questa preparazione, quindi ecco perché ci sono due packaging, solo per questo. Sì, in 3D. Di voi questa? In 3D, sì. Quindi avete realizzato voi lo stampo, esatto. Lo stampo 3D. Bene, ragazze, complimenti. Grazie. Ecco, con voi un bel applauso. Chiudiamo la prima batteria di questa seconda giornata. Ancora complimenti, in bocca al lupo. Prendete tutto il vostro lavoro e portatelo lì alla nostra Valeria per le foto che poi andranno sulla pagina Facebook della federazione, non solo. Grazie, complimenti. Allora, vi ringraziamo tutti, grazie al maestro per averci fatto visita. L'appuntamento adesso è con il light lunch, prego, a cui vi invitiamo di andare e noi ci vediamo. Sì, aspetta, c'è Rossana, prego. Ricordo a tutti che dalle 3 alle 5:30 ci sarà il momento formativo di Olva, quindi il nostro maestro Ivan Brescianini porterà i ragazzi nel mondo della laminazione e della pasta asciù, quindi li aspettiamo tutti e saremo in diretta a Facebook. Grazie. Grazie, a più tardi, grazie a tutti.
allora ci siamo, eccoci qua, buon pomeriggio, riprendiamo immediatamente la competizione, 6º campionato nazionale di pasticceria alberghieri d'Italia, qui al Beltrame di Vittorio Veneto, e lo facciamo subito con la prima coppia di questa seconda batteria. Prego, entrino le concorrenti Elena Cavazzoni e Gemma Pasquali dell'Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto. Eccole qua. Allora, questo è il packaging. Anche qui una versione minimal del packaging. Eccoci qua. Abbiamo il dessert che voi avete prodotto, la vostra monoporzione. E allora, ragazze, vi chiedo gentilmente di prendere il microfono e iniziare la vostra presentazione. Prego. Okay. Buon pomeriggio a tutti. Questa è la nostra monoporzione, Graziella. L'abbiamo chiamata così per onorare questo territorio Vittorio Veneto, perché ha realizzato una delle prime biciclette pieghevoli e innovative, una delle biciclette che è stata utilizzata non solo per andare al lavoro, ma anche per scopo di routine. Parlando della monoporzione, è una monoporzione a base di crema tiramisù. Abbiamo rivisitata questa questa crema tiramisù aggiungendo una piccola percentuale di caffè, perché appunto nella crema tiramisù tradizionale non c'è il caffè all'interno, ma noi abbiamo voluto aggiungere per dare un'omogeneità a tutto il dolce. All'interno troviamo un inserto alle fragole che sono state semicandite, ovvero abbiamo fatto rilasciare l'acqua sul fuoco e così il miele che abbiamo messo all'interno è entrato appunto nelle fragole. Abbiamo voluto lasciarle un po' a pezzettini in modo che abbiamo una maggiore masticabilità del dolce. E sotto questo troviamo un pan di Spagna alle mandorle bagnato con una bagna al caffè, con un'aggiunta di marsala in modo da sgrassare il dolce, perché appunto è molto, molto dolce. E la troviamo appoggiata su un frollino a base di melange olva e l'abbiamo spruzzata con un po' di oro per ricordare appunto i colori del miele. Nella parte superiore troviamo una cupoletta di cremoso a 2 cioccolati che serve per ricordare la spruzzata di cacao che si trova nel tiramisù quotidianamente. Poi come decorazione abbiamo una decorazione in cioccolato temperato per ricordare appunto gli alveoli e al miele. Con questa spruzzata di oro appunto per ricordare il colore dell'ambra del miele d'acacia. Infatti tutti i colori sono nelle sfumature del miele e il marrone serve per ricordare il miele di castagno che abbiamo utilizzato all'interno. Molto bene, complimenti ragazze. Allora, questa è la vostra idea appunto di monoporzione. Intanto voi che classi frequentate? La quarta, il quarto anno. Ho notato che avete proposto un packaging molto curato e molto prezioso, ecco. Sì, abbiamo questo packaging innovativo perché è ecosostenibile e ripieghevole come la Graziella appunto, come la bicicletta. Ecosostenibile perché è fatto completamente di cartone senza l'uso di collanti e è tutto a incastro. La stampa che troviamo sulla parte marrone più scura non è inchiostro, come ha detto Gemma, ma è incisa con una stampante laser. E la brochure anche abbiamo fatto una cosa innovativa perché non è solamente una brochure, quindi può avere un secondo utilizzo perché è fatta con carta alimentare e può essere utilizzata come una tovaglietta all'americana. Ah, brave, complimenti. Quindi rigirandola, insomma, si può utilizzare per il pranzo. Sì. Non lo spegnete, lasciatelo sempre acceso. Volevo aggiungere che appunto le foto le troviamo su una a parte perché è una scelta voluta
perché appunto, visto che si può riutilizzare come una tovaglietta, abbiamo salvaguardato la nostra privacy. Ah, complimenti, vedi, un accorgimento in più. Allora, iniziamo. Presidente, inizi tu? Sì. Allora, abbiamo una gelée all'interno con una temperatura di servizio ancora un po' freddina, cioè Sì, temperatura in negativo praticamente. Purtroppo con i tempi non ci siamo stati perché siamo entrati in batteria un po' dopo. Ok, però a parte questo si sposa bene, cioè la gelée è molto fresca, si sposa bene con tutto il resto del dolce, quindi io in questo caso non ho molte domande da fare. Grazie Mi mille. guardo un attimo la brochure come si deve e poi magari ritorno. Grazie mille. Allora, ciao, complimenti. Allora, io l'unica cosa che volevo chiedere, la glassa lucida al cioccolato era quello spuntone che era sopra? Sì. È la glassatura del cremoso. Tutta la glassatura del cremoso. Cioè, Questa parte qui più scura. All'interno se la... No, questa qua del cremoso proprio, della cuporetta. Sì. Sì, quello è il cremoso che la glassa conteneva appunto il cremoso. No, non ho capito. È la glassa più scura che Ah, voi vediamo. avete fatto il cremoso e poi l'avete glassato così Sì, sì, piccolo? sì. Ah, ok, perché non riuscivo Infatti a... abbiamo ricreato questi due perché stampi. ho visto dentro che c'era il cremoso e non lo trovavo. Invece è il cremoso glassato con la glassa. Ok, perfetto. Infatti abbiamo ricreato questi due, abbiamo usato due stampi appunto per ricordare anche... Ok, perfetto. L'unica cosa, mi è piaciuto molto l'abbinamento, non è facile, no? Abbinare la frutta, quindi un po' freddo, a me forse meno perché era più sottile. Quello di Fabio è leggermente Abbiamo più avuto un spesso. problema con la lastra che si è piegata nell'abbattitore. Ci può stare. E poi la frolla credo che sia una delle più buone che ho assaggiato fino adesso. Grazie Quindi mille. molto, guarda, è proprio buonissima. Complimenti. Grazie. Ciao ragazze, allora come dice il mio vicino di tavolo spesso, anch'io l'avrei mangiato tutto, e vabbè, però siete le prime quindi non posso iniziare già mangiando tutto. Molto brave, esteticamente bello, visto che avete utilizzato Olva nella frolla, e anch'io l'ho trovata assolutamente ben fatta. Anche per quanto riguarda la brochure, grande precisione. Io sono un po' una precisina e noto spesso, vedo 462 grammi, 0,5, questo a mio parere è molto importante. Gusti ben armonizzati tra loro e mi è davvero piaciuto. Brave. Grazie. 17. Questo dolce è buonissimo. Grazie. Brave. Ovviamente fate attenzione alle temperature, però visto anche siete arrivati in ritardo un pochino. Siamo entrate quasi mezz'ora dopo. Ah, ok, dai, ci sta. Però brave. Grazie. Allora, la preside. Un dolce molto bello e molto buono. Complimenti ragazze. Grazie, allora ecco il nostro presidente che fa l'inserimento all'interno del packaging proprio per insomma, verificare che funzioni il tutto. Ed eccoci qua, se vuoi ti danno una mano. Bisogna premere leggermente ai lati. Date una mano perché È tutto ecco. incastro, non c'è colla, quindi è un po'... Eccoci qua. Poi c'è anche la finestrella per guardare bene il dessert. E voilà, un bel applauso. Complimenti ragazze. Allora, prego, potete accomodarvi lì dove c'è quel box luminoso, che c'è la nostra Valeria che vi farà appunto le fotografie. Allora, intanto, professoressa Marcon, ci siamo? Ah, ok, perfetto, ci siamo quasi. Allora, procederemo naturalmente con il secondo team previsto per questo pomeriggio. Dunque, anche per oggi abbiamo
altri 6 team, dopodiché andremo a concludere domani con altre 2 batterie e poi dritti dritti fino all'attesissima cena di gala che faremo nel castello più antico d'Europa, a Castelbrando, dove appunto ci sarà prima un aperitivo, poi avremo la cena di gala e poi a serata inoltrata, insomma, avremo il momento delle premiazioni dove scopriremo appunto intanto i primi 3 classificati di questo prestigioso campionato e poi naturalmente abbiamo tutti i premi speciali che normalmente ogni anno attribuiamo nel corso di questo campionato. C'è un premio in più quest'anno, che è appunto il premio packaging, poi abbiamo il premio miglior dessert, miglior creatività, miglior team e naturalmente il premio speciale Olva, che è appunto offerto dal team e dalle professioniste del appunto rappresentano l'azienda Olva. Allora, professor Santilli, c'è il prossimo team? Mi può solo verificare un attimo? Eccoci qua. E allora spostiamoci un po' più a sud, scendiamo da questo stivale dell'Italia, quindi ci spostiamo, come vedete ieri eravamo pressoché nell'Italia del Nord, adesso stiamo scendendo, siamo nel centro, cara giuria, e allora andiamo a Velletri con l'Istituto Alberghiero Ugo Tognazzi, insieme ad Alessio Mazzoni e Davide Luciani. Scusa, hanno sbagliato nome evidentemente, però prego. Adesso ci correggiamo subito. Alessia? No. Benissimo. E allora, un attimo solo, verifichiamo perché avevo... Velletri Ugo Tognazzi. Un attimo che... Allora, il dessert mettetelo nella parte sinistra. Dov'è? Dall'altro lato, ragazze. Ragazzi. Allora, ragazzi, chiedo scusa, voi siete dell'Ugo Tognazzi di Velletri, giusto? Ah, ok, quindi no, anche per la giuria. Allora, ripeteteci i nomi così lo segnano anche loro, lo correggiamo, prego. Allora, facciamo così, aspettate, un attimo solo, facciamo subito. Allora, il tuo nome? Martina Di Stefano. Martina Di Stefano e? Michele Severa. Michele Severa. Quindi Martina Di Stefano e Michele Severa, perdonami. Ok. Chi ben comincia a metà dell'opera, ragazzi. Allora, venite pure al centro, rimanete al centro perché prendete il microfono. Lì al centro, guardate, sul tavolo. Ok, vi rivolgete qui alla nostra giuria e iniziate pure la vostra presentazione. Prego. Accendi? Prova, ok. Bene. Allora, appunto questo dolce che vi abbiamo portato oggi, chiamato Souvenir Veneto, troviamo una base di frolla sablé con un'aggiunta di mais, di farina fioretto di mais con mandorle, con farina di mandorle, e per appunto andare a arricchire la croccantezza della sablé. Poi troviamo un inserto di un composto di pere al pisto, un appunto misto di spezie tipico napoletano, e un pralinato alle nocciole e un biscuit all'olio e miele con i lamponi, per dare, diciamo, la nota acida all'interno del dolce. Poi troviamo una mousse con meringa all'italiana montata al miele
quindi al posto dello sciroppo abbiamo utilizzato appunto il miele e inoltre abbiamo utilizzato ingredienti tipici sia diciamo della nostra regione d'origine, quindi la ricotta romana, e l'abbiamo unita insieme allo yogurt e appunto al miele. Poi sopra troviamo una ganache al cioccolato bianco sempre montata a miele e inoltre le piccole decorazioni che vedete sono una cialda al cioccolato fondente che appunto richiama la, diciamo, tradizione veneta che con questa gondola e la rete delle api fatta di pasta sigaretta e poi ricoperto da una glassa a specchio di diversi colori per appunto richiamare quei colori allegri del carnevale veneziano. Di Venezia. Poi troviamo anche un fiore come decorazione. Cosa possiamo dire della barca che troviamo sul fronte? Questa barca è stata realizzata, lo stampo di questa barca è stato realizzato appunto da un orafo. Sotto nostra descrizione ha realizzato con una stampante 3D questo stampo in plastica e all'interno noi abbiamo colato del silicone alimentare, esattamente questo, dove poi abbiamo appunto sciolto il cioccolato temperato e aspettato che si cristallizzi. Molto delicato, ha uno spessore di circa 0,2 mm e spero vi piaccia. Inoltre sopra trovate, diciamo, un tocco speciale che è appunto il nettare che abbiamo, il polline, scusatemi, che appunto dà una nota dolce con un retrogusto molto particolare. Bene, insomma, avete portato tutti i ferri del mestiere, quelli che avete utilizzato per realizzare quest'opera d'arte, dai, perché alla fine sono tutte opere d'arte quelle che state mettendo in campo attraverso la vostra fantasia, attraverso il vostro impegno soprattutto. Mario Di Francesca. Faccio subito una domanda. Come avete fatto a ottenere questa glassa così bianca? Abbiamo per prima cosa usato dei coloranti idrosolubili che appunto una volta appunto finita la glassa abbiamo aggiunto sia appunto quelle colorate sia in quelle colorate che in quella bianca. Coloranti in polvere o in gel? In gel. Ok, grazie. A lei. Voi siete di quinto? Di quarto, bene. Allora, vediamo se qualcuno di voi già ha completato. Presidente, le passo il microfono. Sì, ganache al miele. Ok, quindi è questo. Arrivo, Allora, la ganache al miele risulta un po' gommosa. Di conseguenza, se vado a guardare i liquidi, sono nettamente sbilanciati rispetto alla gelatina che avete messo all'interno, che non si chiama quella di pesce, ma gelatina in fogli, ok? 5 grammi su 75 grammi di panna è tanto, difatti. Cioè, in degustazione rimane masticabile, cosa che comunque si dovrebbe sciogliere in bocca insieme al resto della stratificazione. Il dolce di per sé è buono, c'è semplicemente questo difetto di una gelificazione troppo forte, ok? Avete beccato un giudice che ama le pere con le nocciole. Ok, quindi con me vi è andata bene, di lusso. E poi le tecniche che avete usato per la decorazione, anche quelle
quella dello stampo è fantastica, poi anche la pasta sigaretta, come si chiama, no? E mi piace tantissimo la decorazione, i colori, e sulle consistenze, a parte l'interno che è un po' freddino, un bel po' freddino, avrei da ridire solo sulla ganache che c'è su, ma nell'insieme a me è piaciuto tantissimo, anche la base, fatta bene. Grazie mille. Allora, molto affascinante come dolce, no? Cercavo di trovare la parola giusta, però vedere questi innamorati che li ho dovuti tagliare, mi dispiace, però li ho separati. Però molto buono, quello che dice Fabio giustamente si nota, perché comunque è la parte di sopra, però l'insieme è molto pulito, il dolce è buono, poi finalmente la decorazione posso mangiare tutto quello che c'è nel piatto. Quindi complimenti anche per l'idea, perché io poi ho un debole per il cioccolato, quindi mi piace tanto questa idea, e mi avete dato anche un'idea per il prossimo San Valentino, no? Perché per gli innamorati presentare un dolce del genere credo che non ci sia cosa migliore. Complimenti per tutto il lavoro. Grazie mille. Ciao ragazzi, mi ha rubato il commento, nel senso che anch'io da trade marketing volevo suggerirvi, insomma, di portarla avanti come idea, insomma, anche un vostro futuro lavorativo per San Valentino. Io sono un po' romantica e quindi non ho separato i due, insomma, la coppia, ho tagliato il gondoliere, ve lo dico, è vero, potete controllare. Ho visto che non avete utilizzato la olva ma il burro, in ogni caso l'ho assaggiato. È stata utilizzata all'interno della pasta sigaretta. Ah, allora magari guardo meglio la brochure perché avevo letto burro. Mi scuso se non ho visto. In ogni caso la valutazione... E in ogni caso ci scusiamo noi se all'interno è stato scritto in quel modo, ma abbiamo utilizzato olva. La valutazione del dolce è assolutamente positiva, mi è piaciuto molto. Interessante davvero la scelta degli ingredienti e degli abbinamenti. Bravi. Grazie mille. Un trucchetto per i prossimi concorsi che farete: munitevi di un termometro, lo inserite all'interno di un dolce prova, così riuscite a controllare la temperatura. Comunque tutto perfetto, bravi. Grazie mille. Bravi. Grazie a tutti. E allora, grazie ragazzi, complimenti. Allora, a questo punto potete dirigervi verso il nostro box fotografico. Complimenti davvero per la fantasia e per l'impegno, e in bocca al lupo. Ci vediamo naturalmente domani sera con tutti voi. Allora, proseguiamo. Ci siamo col prossimo team? Di qua, professor Domenico, ma lei, io la stresso? La vedo così tranquillo invece. Allora, ci siamo? Ah, ecco. Gioberti, restiamo in Lazio, questa volta andiamo all'Istituto Alberghiero Gioberti di Roma e vediamo se i ragazzi sono pronti, altrimenti ve li presentiamo. Naturalmente ai presenti già l'ho detto, qualcuno vedo qualche volto nuovo. Questa sera saremo tutti insieme giù possiamo chiamarlo nell'anfiteatro, nella hall del Beltrame, dove come avete visto stanno allestendo, insomma, tutta una serata meravigliosa che ci aspetta in dolcezza e non solo, quindi sarà una serata molto, molto divertente. Tra l'altro ci sarà anche un intrattenimento musicale, vero? Ma non sveliamo tutto, no, perché io di solito spoilerò, però questa me la tengo. Certo, sì, grazie per avermelo ricordato. Principessa, io le comunico che Perbacco. Qui abbiamo bisogno di ancora un po' di tempo. Un po' quanto? 10 minuti, un quarto d'ora. Oh, perbacco. Quindi è probabile che venga pronta la squadra di qua prima
Va bene, attendiamo segnalazioni. Bene, giustamente il dirigente mi suggeriva di ringraziare l'Istituto Scolastico Munari che praticamente nella sala di fronte sta realizzando delle vere e proprie opere d'arte, nel senso che attraverso i dessert presentati dai nostri ragazzi stanno riproducendo su tela tutto ciò che i ragazzi stanno realizzando, per cui se andate, a parte qui già in corridoio, qualcuno ne vedrete già dei giorni della giornata di ieri, ma all'interno ci sono proprio gli studenti del Munari che man mano che arrivano i piatti loro lo riproducono su tela, è una cosa meravigliosa e per questo ringraziamo naturalmente il dirigente scolastico Alfredo Marcello Maurizio Mancuso per essersi reso naturalmente disponibile, perché quando poi ci sono le scuole che collaborano è sempre una sinergia, così come quando abbiamo visto anche durante la presentazione di questi lavori i ragazzi spesso collaborano con altre sezioni, per la grafica, per le stampe, insomma è sempre bello poi in qualche modo collaborare. Allora, intanto i ragazzi sono al momento fotografico, non ci sono... Professoressa Valentina, ci sono novità? Stanno per uscire da questo lato? Sì, prego, prego. Aspetta che la dirigente si è assentata un attimo. Chi esce? Non esce Gioberti che non sono pronti. Esce un'altra squadra, aspetta ti dico. Chi sono? Momento d'attesa ci sta, aspettiamo un pochino, aumenta la suspense. Vabbè, appena sono pronti li chiamo. In attesa, ne approfittiamo di questo momento, volevo presentarvi la DSGA del Beltrame con un applauso, vi prego. Vieni. È colei che gestisce le economie e lo sviluppo della scuola, per cui... Io non sono un apice pubblico perché a me piace stare dietro le quinte. Io mi godo quello che siamo riusciti a fare ed è per me molto, molto importante perché ricade sempre sui ragazzi ed è un modo per creare gruppo all'interno di tutta la comunità scolastica. Io parlo di SGA e quindi con il personale ATA, con i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici, l'ufficio magazzino, tutti e gli uffici di segreteria. Ecco. E comunque io sono già 2 anni e io la prima volta che ho partecipato a una gara era il campionato a Cagliari. Sì. Ci siamo classificati secondi ed è stato bellissimo assistere ad un campionato e per me averlo qui sì, è importante, è faticoso, però è molto soddisfacente. Ecco. Bene. Grazie, da farti i complimenti perché se la scuola funziona anche in questo modo, quando c'è un team dirigenziale che funziona e sa guardare oltre, i risultati si vedono, insomma. Questo è un po' da esempio un po' a tutti quanti noi, insomma, che stiamo all'interno delle scuole. Domenico. Domenico, nessuno dice ma quando è che mi chiama qualcuno? È ormai da ieri. Dai, presenta. Allora, intanto benvenuti a tutti e soprattutto ai ragazzi. Io veramente sono felicissimo perché quando nella scuola si mescolano situazioni, persone, secondo me è bellissimo.
Questo dovrebbe essere il pane quotidiano delle scuole, che però purtroppo per una serie infinita di motivi non è possibile. Però quando i ragazzi stanno insieme, quando li si guarda e quando soprattutto si ascolta quello che hanno da raccontare, i primi che impariamo siamo noi, secondo me. Okay? È chiaro che danno un punto di vista che è diverso, è il loro, noi abbiamo il dovere di rispettare il loro punto di vista, però veramente ascoltarli ci danno una piccola, che è una grande opportunità di capire qual è il loro linguaggio e cosa pensano. E poi la fatica sta a noi, cioè tentare di materializzare quello che loro pensano. E qui, come sempre, come dire, qualcuno ce la fa, qualcuno non ce la fa, insomma l'importante è crederci. Quindi quando in qualche modo a scuola c'è tutto questo movimento, costa una fatica che è enorme, perché appunto quando si arriva a questa situazione si è alla fine di un percorso ancora più lungo che è stato fatto prima, però veramente è bello perché dimentichi la fatica e in qualche modo ti godi i ragazzi, che dovrebbe essere un po' il nostro pane quotidiano. E mi permetto di fare una riflessione anche con i colleghi docenti, ok? Io non è tantissimo che sono nella scuola, nel senso che questo per me è il mio 16° anno di insegnamento, quindi rispetto a chi è veterano e come dire, è qua da molto più tempo, il riferimento mio è appunto dura da 15 anni, 16 anni. 2 anni fa ho avuto l'opportunità di fare il commissario al concorso docenti per la Regione Veneto, appunto per il reclutamento dei docenti, e credetemi che c'è bisogno di entusiasmo, c'è bisogno di energia, perché non è pensabile che un docente di qualsiasi disciplina, tantomeno di laboratorio, entri la mattina a scuola e non abbia niente da raccontare ai ragazzi. Questo è deleterio. È la morte per i ragazzi, è la morte per la scuola. Quindi come dire, l'impegno passa anche da questo tipo di situazioni, ok? E c'è bisogno anche del vostro contributo, nel senso che la scuola, per come è impostata, sicuramente dà delle opportunità di formazione, dà delle opportunità ai singoli di formarsi, però o decidiamo finalmente in maniera chiara di correre in tandem, ok? Se no è chiaro che la scuola resta sempre un passo indietro rispetto a quello che succede fuori. Quindi da un lato noi dobbiamo metterci a disposizione e dire ci siamo, ci impegniamo, siamo sul pezzo, vogliamo crescere, vogliamo correre. Dall'altro c'è bisogno che ci sia sempre il più possibile, secondo me, interazione con il mondo esterno, altrimenti uno va a sinistra e l'altro va a destra. E come dire, poi l'incontro è praticamente impossibile da raggiungere. Okay? Secondo me i tempi sono già da qualche anno maturi per avere questo approccio, e è chiaro che è l'unica via di fuga per tentare di alzare realmente il livello anche dei docenti delle scuole, perché altrimenti non serviamo più a niente. Lo dico senza mezzi termini. O c'è questa spinta in avanti, altrimenti è bene che ci prendiamo un pezzettino di campo e coltiviamo pomodori. Ok? Quindi ancora diciamo, l'invito per i colleghi: entusiasmo, 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 il resto viene da solo. Su questo che hai detto sarà l'avremmo comunicato diciamo un po' più avanti, perché sto aspettando comunque la conferma, però c'è già la certezza di tutto. Allora, noi ci siamo accreditati come federazione, come comparto scuola della federazione, sulla piattaforma Sofia del Ministero della Pubblica Istruzione, e siamo accreditati praticamente per fare formazione ai docenti come federazione. Quindi il ruolo proprio del comparto scuola rispecchia il comparto scuola della federazione rispecchia proprio tutto quello che hai detto, e quindi nasce come dire, abbiamo una marcia in più, perché essendo docente della scuola so quali sono le problematiche, per cui è stato anche più veloce poter accedere a questo sistema. Quindi noi dal prossimo anno scolastico, quindi 2024-2025 in poi, saremo sulla piattaforma Sofia appunto per la formazione di tutti i docenti. Quindi si può pagare anche con la carta docente, quindi c'è anche questa fase qui. A posto di comprare i computer, che forse a casa ce l'abbiamo ogni anno, abbiamo un computer nuovo, non sappiamo che farcene,
e chiaramente investire, appunto come dicevi tu Domenico, perché guarda veramente hai aperto un varco, e è proprio questo, cioè è proprio la formazione. Purtroppo capita spesso, questo comunque è un problema di sistema, perché un docente non può diventare docente senza avere minimo 10 anni di formazione, perché purtroppo oggi vengono a insegnare, purtroppo il sistema che lo permette, e non si impegnano nemmeno a portare avanti. Noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei ragazzi, cioè quando ci sediamo davanti ai ragazzi, ci confrontiamo, stiamo in laboratorio o stiamo in classe, ovunque stiamo, nel momento in cui c'è confronto con i ragazzi, noi dobbiamo dare a loro la nostra esperienza. Io non so tu o altri colleghi, io i libri non li apro quasi mai, i libri di testo, o meglio, porto prima la mia esperienza e poi parliamo dei libri di testo, cioè nel senso per seguire chiaramente quella che è la programmazione, giustamente. Però il nostro ruolo è quello di essere coach di una palestra di vita, perché questo lavoro lo affronti solo se riusciamo a dare noi le giuste indicazioni per affrontare meglio il lavoro, anche perché è sempre di meno i ragazzi che lavorano, che si impegnano nel lavoro. Noi vediamo, vanno a fare il PCTO, dopo il PCTO molti abbandonano. Noi abbiamo, ad esempio nella mia scuola andiamo ogni anno, circa un mese e mezzo andiamo in Valle d'Aosta, nel periodo di Natale, quindi il periodo delle vacanze vanno in Valle d'Aosta. Dopo che tornano dalla Valle d'Aosta, dallo stage in Valle d'Aosta, molti abbandonano, cioè nel senso continuano gli studi però abbandonano la professione perché vedono realmente quella che è l'attività. Questo che cosa vuol dire? Che il più delle volte la generazione è cambiata, ma dobbiamo cambiare noi docenti. E quindi se non come dicevi tu Domenico, se non abbiamo la giusta formazione, il giusto aggiornamento e guardare con una proiezione concreta, non andare in classe o in laboratorio, sì, fai la lezioncina e basta, anche perché siamo in un certo senso responsabili di quello che è il futuro del settore. Però posso dire con molta tranquillità che come federazione, per quanto riguarda il comparto pasticceria, che purtroppo è nato 10 anni fa all'interno delle scuole, è entrato, e 7 anni, io un primo passaggio l'ho fatto, mi sono messo contro molti al Ministero, non so se era presente anche lei, Preside, quando feci l'intervento per cambiare la denominazione dei prodotti dolciari, industriali, eccetera, eccetera, che c'erano 4 ore di laboratorio, 4 ore di pasticceria e 4 ore di meccanica, si ricordi? Si è cambiata, io ho fatto il mio intervento chiaramente come referente del comparto scuole, non come docente, perché sono stato chiamato in quel contesto. Abbiamo fatto cambiare la denominazione d'arte bianca a pasticceria e chiaramente aumentate le ore di pasticceria. Ora che succede? Però se è soltanto un comparto a fare questo e non ci sono i docenti e le scuole che seguono il percorso, questo lo si fa per le scuole, per i docenti, per i posti di lavoro, per la qualità e tutto, quindi deve essere, come dicevi tu, unificato. Noi la parte nostra la stiamo facendo, come federazione nel comparto pasticceria la stiamo facendo, ora è da mettersi insieme e continuare. Una piccola battuta. Spingo oltre l'acceleratore, cioè nel momento in cui i ragazzi vanno a fare PCTO, quello potrebbe essere un momento di formazione anche sul campo per i docenti, soprattutto per quelli che dopo il diploma non hanno fatto nessun tipo di formazione in ambito lavorativo. Quindi non solo formazione teorica ma anche pratica, perché evolve il mondo della ristorazione, della pasticceria e della sala e bisogna essere sul campo per capirlo. I nostri migliori docenti sono persone che hanno anche lavorato e che sanno di che cosa parlano e che si aggiornano ogni giorno. Grazie alla nostra dirigente, grazie Domenico, grazie Maurizio Santilli. E allora continuiamo con il nostro campionato nazionale di pasticceria con il prossimo team. Loro provengono dall'Istituto Alberghiero Farnese di Caprarola. Eccole qua, Francesca Borgina e Martina Cristofori. Borginia. Com'è? Bornia. Qui c'è scritto Borgina. Bornia.
No, c'è scritto Borgina qui, non è... No, va bene. Bornia. Ok, allora, ragazze, buongiorno. Ci avete fatto... No, forse non voi. Allora, prendete pure il microfono che è lì di fronte. Farnese di Caprarola, giusto? Sì. Siete voi, sì? Ah, non ci fate prendere questi spaventi. Allora, anche prima abbiamo chiamato un team per un altro. Allora, il numero 16, Farnese Caprarola, ti hanno lasciato da sola? C'è stato un abbandono di campo così? Ah, mancava il packaging. Ah, questo è un tri-packaging, è un multi-packaging. Ecco qua. Allora, ragazzi, il microfono, iniziamo dalla vostra presentazione. Accendi. Vado. Ciao a tutti, io sono Martina Cristofori, Francesca Borgna e veniamo dall'alberghiero IS Farnese di Caprarola. Oggi vi presentiamo Bionei. Abbiamo scelto di dare questo nome poiché presenta un doppio significato. Con traduzione in inglese sia essere dolce che i due protagonisti di questo concorso, quindi l'ape e il miele. Possiamo trovare all'interno del nostro prodotto due tipi differenti e contrastanti di miele. Il miele di castagno, che presenta un sapore a tratti amarognolo, e il miele d'acacia, il miele più comune, più dolce. Nella frolla abbiamo una frolla al miele di castagno, all'interno troviamo una bavarese allo zafferano, la gelea al miele d'acacia, un crumble ai frutti di bosco e cioccolato bianco, il tutto avvolto da una mousse allo yogurt e ricoperto da una glassa a specchio al cioccolato bianco. Abbiamo deciso di colorare la glassa di questo colore perché per un omaggio alla campanula di Moretti, che è un fiore molto diffuso e presente nelle Dolomiti della flora della regione Veneta e nelle zone limitrofe, che fa ormai ovviamente un fiore protetto. Abbiamo utilizzato molti sapori contrastanti, visto che c'è il miele che comunque porta acidità, il frutto che è un po' più aspro, la dolcezza del miele d'acacia, l'amarezza della frolla, e questi colori anche molto contrastanti tra di loro per ricordare un po' comunque le feste, le sfilate del carnevale veneziano. Bene, allora, intanto la nostra giuria è in degustazione. Procediamo. Allora, mentre la giuria degusta, voi intanto mi dite che classe fate? Noi facciamo il quinto C. Quinto? Sì. Vi siete trovate bene a lavorare insieme? Sì. Sì? Sì, ci conosciamo da tanti anni. Immagino, siete al Siamo quinto, cresciute quindi insieme. avete fatto tutto il percorso di studi insieme. Ci volete anche dire perché il tri-packaging? Allora, ora lo spieghiamo. Vai. Vuoi spiegare tu? No. Allora, questo qua è il packaging, diciamo, il più importante, quello fondamentale, il monoporzione. Sotto potete vedere che c'è anche una descrizione degli alimenti con la data di scadenza, il lotto e la produzione. Mentre qua abbiamo scelto una cosa un po' più originale che io ho visto viaggiando in giro e l'ho consigliata al mio professore. È un packaging, diciamo, scomposto, con un dolce quasi scomposto, dove all'interno si può trovare tranquillamente... Però mi servono due mani. Due mani. Allora, all'interno si può trovare tranquillamente la monoporzione del dolce e dentro abbiamo messo un po' di mousse allo yogurt e un po' di crumble, così da ricreare, diciamo, un dolce da composizione. Aspetta che il Presidente non ha sentito il visto. Allora. Ripeti. Allora, abbiamo scelto dal primo packaging. Allora, questo qua è quello fondamentale, dove dentro si inserisce questo. E questo invece è, diciamo, un dolce scomposto in cui abbiamo inserito un po' di crumble e un po' di mousse allo yogurt, così che la persona che lo compra
lo può portare via e realizzarlo da sola a casa per mantenere pure anche la freschezza sia del prodotto, comunque per fare una cosa un po' più divertente. Mentre questa l'abbiamo scelta in modo un po' più generico per se si ha voglia di prendere più porzioni, più dolci differenti. Abbiamo utilizzato tutti i materiali ecosostenibili, per questo abbiamo messo questa tipologia di cartone. Se le rimetto a posto. Ecco qua. Allora, complimenti, grazie ragazze. Allora, iniziamo dalla dirigente, prego. Io sono affascinata dalla soluzione di packaging che avete scelto, mi piace molto. Anche il dolce è molto buono, gradevole e si presenta bene. Magari la glassatura forse... Sì, ci sono stati un po' di problemi con la glassa. Poteva essere perfezionata. Sì. Allora, avete rischiato Sì, abbastanza. con lo zafferano, perché lo zafferano o lo senti proprio boom o non lo senti. E io sto facendo fatica a sentirlo, ok? Per quanto riguarda le consistenze, tutto bene, forse la frolla è un po' difficile da tagliare, anche se è molto buona, si sente tanto il miele, e quindi nell'insieme comunque un gran bel dessert, sì. Grazie. La caratteristica di questa frolla è che, avendo all'interno il miele, perde la friabilità. Di conseguenza può essere... Il taglio. Al taglio rimane leggermente più... In genere sono quei biscotti al miele che vengono realizzati da Roma in giù, diciamo così, perché al nord non se ne trovano tantissimi, però è una caratteristica proprio tecnica che fa perdere parte della friabilità, perché essendo anche uno zucchero anticongelante e dà anche elasticità, quindi se quella è la caratteristica che volevate, diciamo che rimane un po' leggermente più duro, quindi va semplicemente bilanciato un po' di più il miele all'interno. L'unica cosa che mi fa sorridere è che mi avete messo gelatina silver, quindi per identificare, e poi dall'altra parte colla di pesce. Allora, facciamo un regalo al presidente di giuria. Ce ne siamo accorti ieri mattina in realtà, perché dappertutto c'è scritto gelatina silver e solo lì c'è scritto colla di pesce. È stato un errore di battitura, una dimenticanza, ci scusiamo. Allora, il dolce mi è piaciuto molto, confermo per la frolla, forse magari avrei preferito, cioè sarebbe stato più opportuno mettere sotto il crumble, sì, e comunque al taglio risultava tutto più semplice, però molto buono. Peccato per la glassa, però può succedere, e niente, complimenti. Grazie. Molto buono anche questo. Grazie. Allora, ragazzi, anche per me, per la frolla, quanto già detto, io ho fatto un pochino fatica a tagliarla perché risultava anche un pochino più spessa la mia, guardando anche i loro piatti, la mia era un pochino più alta, ho fatto leggermente fatica, ma dovuto alla presenza del miele, chiaramente. Questo. Io ho una domanda però, nella pasta sigaretta quale grasso avete utilizzato? Nella pasta sigaretta all'olva, la melange. Ok, grazie. Hanno già detto tutto, è buono, ovviamente sì, la pasta frolla un po' troppo dura, però va bene, tutto a posto. Grazie. Grazie a voi. Bene Mario, allora da te arriviamo sempre un po' alla fine. Come trovi questi ragazzi? Insomma, abbiamo visto tanti team, insomma davvero tanta energia, tanta fantasia poi anche nella realizzazione di questi dessert. Sono ragazzi molto curiosi, anche oggi ho fatto una demo, hanno fatto tante domande, quindi questo qui è positivo. Poi vedo che hanno voglia di fare. In base anche facendo riferimento agli altri concorsi c'è stato un salto di qualità eccessivo, molto bravi veramente, vuol dire che anche i docenti
si stanno impegnando anche loro a studiare, perché c'è sempre tanto studio dietro. Sono tutte ricette molto complesse, quindi bravi a tutti. Grazie. Grazie Mario Di Francesca, grazie ragazze, Grazie complimenti, siete state bravissime. E allora, portate tutto nel box luminoso, come lo vogliamo chiamare Valeria questo box? Box show, box photo show, box, vabbè, io volevo dargli quel quid in più, ma vabbè, mi verrà in mente. Allora, vediamo invece 2 minuti, mi dicono. Benissimo. Allora, sappiamo anche il team che esce, gentile Valentina? Gioberti, ok, torniamo a Gioberti, Roma, e quindi tra poco scopriremo la ricetta che queste studentesse hanno. No, sono un ragazzo e una ragazza, o sono 2 ragazze? 2 ragazze, hanno appunto preparato per noi per l'occorrenza. Ovviamente siamo alla terza batteria di questo campionato di pasticceria, come abbiamo detto ieri, dal 2017 360 sono i concorrenti che finora si sono appunto alternati nel corso di questi anni, quindi davvero tante esperienze, tante avventure che sono state appunto anche condivise nel corso degli anni attraverso anche non solo le brochure, attraverso i lavori che i ragazzi hanno realizzato, anche attraverso i video che hanno realizzato i ragazzi, perché parte della prova, quindi della loro partecipazione, era anche quella di realizzare un video di presentazione, video che vedremo questa sera. Quindi questa sera vedremo proprio i video presentati dai ragazzi, vedremo il video della federazione, vedremo tante altre cose, non ve lo dico perché sennò io spoilerò e poi la dirigente mi rimprovera dopo privatamente. Allora, vediamo se abbiamo il prossimo team, mi sembra di no. Professor Santilli, ci siamo? Gioberti, va bene. Quindi torniamo. Ci siamo, eccoci. Allora, accogliamo con un bel applauso Nicole Marino e Rebecca Colapicchioni. Ecco, prego. Buongiorno ragazze, l'Istituto Alberghiero Gioberti di Roma, che rappresentate magnificamente. Allora, prego, distribuite pure le brochure alla nostra giuria, così che possano prendere visione delle ricette, dei procedimenti, di tutto quello che avete inserito, compresa la vostra fotografia. Ed ecco qua. Accendi. Ecco. Buongiorno allora. a tutti. Buongiorno. Buongiorno, noi siamo la scuola del Gioberti. Volevamo scusarci perché abbiamo avuto un problema in cucina e ce ne siamo resi conto e abbiamo cercato di porre rimedio a questa piccola inconvenienza che abbiamo incontrato. Nel sformare la pasta frolla non si staccava, nonostante avessimo comunque messo un po' il burro, però abbiamo avuto della complicanza a staccarlo. Burro, quindi non staccante? No, abbiamo messo burro. Sì. C'è un consiglio, la prossima volta, soprattutto in un campionato, andate con lo staccante e siate generose proprio per evitare che avvengano questi errori. Ok, grazie. Buongiorno, io sono Nicole Marino. Io Rebecca Colapicchioni. Buongiorno Nicole, buongiorno Rebecca. Allora, forza, dai! Siamo dell'Istituto Vincenzo Gioberti e oggi siamo venuti a presentarvi la nostra monoporzione. Il nostro dolce si chiama Neveto Mieloso, in quanto Neveto è l'anagramma di Veneto e mieloso riguarda il miele e la preparazione del dolce stesso. Il nostro dolce si compone alla base di una tartina di pasta frolla con frangipane alle mandorle tostate e una mousse al miele con 2 inserti, uno al prosecco e uno una composta di fragoline. Il tutto è stato glassato con una glassa a specchio
e decorato con delle fragole e delle palline di cioccolato bianco. A terra abbiamo deciso di mettere un terriccio aromatizzato alle erbe. Abbiamo utilizzato timo, rosmarino e menta fresca. E abbiamo deciso anche di utilizzare del caviale di miele posto sopra. Come riferimento storico-culturale abbiamo pensato al Prosecco perché comunque fa parte delle radici di questa regione, proprio del Veneto, e è molto, si può utilizzare in qualsiasi preparazione, sia come ingrediente ma anche come bevanda, dalla cucina alla pasticceria e appunto dà questo senso di leggerezza e freschezza che si sposa molto bene anche con i prodotti locali del Veneto. Questo è il nostro packaging, che è un cubo con una rappresentanza degli alveari. Per essere commercializzato c'è da mettere un foglio diciamo per coprire i buchi di plastica comunque che si intravede, ed è tutto fatto di cartone e si può riutilizzare e si chiude in questa maniera. La vostra monoporzione non c'è? Quella di presentazione? Cioè quella da poi mettere in presentazione insieme alle altre? A meno che non volete fare metà e metà di una. Scusate, è stata forse un'idea. No, dico magari ne divido, fate metà e metà una. Perciò dico magari una la salviamo, ecco, sta portando il piatto. Ok, vai. Ha fatto la dirigente, ha fatto subitissimo. Ecco qua. Ecco. Prego. Il terriccio. Scusate, vabbè, se dobbiamo prendere tutto, dobbiamo prendere tutto. Ecco qua, prego. Ruggero, gentilmente, puoi passare? Presidente. Allora, intanto prego, la giuria può iniziare la degustazione mentre le ragazze velocemente fanno una fotografia e poi tornate subito qua perché le domande non sono terminate, per cui abbiamo ancora modo di intrattenerci in vostra compagnia insieme a Nicole e Rebecca della scuola Gioberti di Roma. E allora, la giuria sta degustando questo dolce che in qualche modo riporta sempre a questo territorio. Bene, riprendete pure il microfono, ragazze, gentilmente. Eccoci qua. E allora, la giuria, come dicevo, sta degustando. Voi di che classe siete? Io di quinto. E io di quarto F. Bene, avete lavorato bene insieme? Sì. Quanti mesi siete state impegnate su questo dolce? Diciamo siamo state appena abbiamo finito la preselezione ci siamo messi subito al lavoro abbiamo cercato di fare un bel lavoro di squadra. Inizialmente è stato un po' complicato venendo da due classi differenti, però poi siamo riusciti ad andare d'accordo e a darci una mano. Dove mancava una c'era l'altra. Benissimo. Chi vi ha accompagnato? Il nostro prof Geppino, pasticceria. Bene, bene, buonasera professore. Allora, vediamo se la giuria intanto sta continuando la degustazione, per cui gli diamo un pochino di tempo. La scelta delle fragole è stata la vostra per dare appunto un gusto in più? Sì, è stata per dare appunto, per riprendere anche l'inserto all'interno e comunque per dare colore al tutto, visto che avevamo fatto una glassa rosa, e riprendere il colore, le tonalità. Come? Questa qui.
No, perché l'ho letta prima. Allora, un dolce molto ricco, e quindi si sente il miele dal caviale, peccato per la frolla comunque, però comunque il taglio è venuto bene. Non saprei che domanda farvi, lo mangerei, sì, poi lo mangerei tutto, si sente proprio, ho assaggiato diverse tipi di parti, mi arriva tutto. Quindi alla fine mi rimane un po' dolce, però è normale, c'è il miele, cosa mi aspetto? Ok? Quindi brave e complimenti per il sorriso che avete mantenuto anche con le difficoltà che avete avuto. Grazie. Ok, questo vi dà forza, perché comunque in futuro succederà sicuramente altre volte. Sì. Ok? Quindi continuate così. Grazie mille. Volevo solo dire una cosa prima che avevo chiesto la parola. Avete praticamente un problema di struttura nella mousse al miele. Questo perché, da come avete messo anche la descrizione del procedimento, non avete rispettato quelle che sono le temperature, nel senso che la gelatina qui, che lamina avete utilizzato? Forza Bloom più o meno. Abbiamo utilizzato 200 Bloom. 200 Bloom, Sì. però qua avete messo togliere dal fuoco e aggiungere la gelatina sciolta. Quindi l'avete già sciolta probabilmente in microonde e poi l'avete aggiunta all'interno Sì. del liquido Sì. anche caldo e di conseguenza avete bruciato in parte Forza Bloom ed è anche per quello che non vi ha tenuto tanto la struttura. Ok. Quindi questo per farvi capire che dovete abbassare la temperatura del liquido ospitante, quindi in questo caso se 200 Forza Bloom sarebbe 70, ma per andare sereni magari 65, rimane un pochino più compatta quando è a temperatura di servizio. Ok. Allora, tutto perfetto, l'unico problemino che ho trovato è nel taglio, con la decorazione sopra era un po' dura, quindi quando vado a tagliare rischio di schiacciare tutto, però tutto perfetto. Un trucchetto che posso dirvi per il discorso gelatina: se lavorate con un prodotto a caldo non sciogliete la gelatina a microonde, mettetela facendo abbassare la temperatura, la mettete direttamente, se usate la massa di gelatina, direttamente nel composto, mescolando si scioglie da solo, così non ha un doppio riscaldamento, ok? Quindi evitate di bruciare la gelatina, ok? Poi tutto buono, perfetto, grazie. Ciao ragazze, Buongiorno. ho fatto più assaggi come potete vedere perché ho voluto assaggiare il dolce sia nel suo complesso che i singoli elementi, appunto uno per volta. Bello complesso, nel senso che assaggiando pezzettino per pezzettino riesco comunque a cogliere tutti i sapori. Mi è piaciuto, come già dicevo a degli altri ragazzi, voi non avete sentito ovviamente perché eravate in gara, io sono una golosa e da golosa vi dico che lo mangerei. Se posso fare un appunto, forse l'ho trovato un pochino spinto sul dolce, però visto che il miele appunto era presente in più preparazioni. Nel complesso molto, molto buono, brave. Grazie. Ruggero, tu vuoi dire qualcosa? Il presidente vi ha detto del burro spray, vi ha detto della gelatina, quindi come vedete non siamo qui solo a giudicare, ok? Come l'avete vissuta i minuti di ritardo? Come stavate? All'inizio, Ad ansia come eravamo messi? allora, all'inizio abbastanza. Perché siete uscite abbastanza tranquille, devo dire, cioè non avevate la morte negli occhi. Allora, all'inizio ci siamo trovate abbastanza comunque preoccupate perché non volevamo fare brutta figura. Poi ci siamo fermati un attimo e abbiamo pensato, se noi continuiamo così il dolce non esce per niente. Quindi ci siamo guardati, abbiamo respirato e ci siamo andati avanti. E quindi Brave. abbiamo cercato di rimediare. Brave, problem solving. Brave. La gelée al prosecco speciale. Grazie. Allora, un dolce complesso,
bello. Io avrei messo un po' meno di terriccio per risaltare di più l'eleganza del dolce, e anche le sferule di caviale al miele risultavano un attimino durette, però quando si incontra una difficoltà come la vostra e si riesce a superarla, vuol dire che si è molto bravi, e voi siete state bravissime. Grazie. Grazie allora, complimenti, grazie ragazze, prendete pure il vostro dessert bello che chiuso, e ci sentiamo, ci vediamo più tardi, insomma, per la serata soprattutto. Grazie ancora, in bocca al lupo. Arrivederci. Bene, allora il prossimo team in uscita è quello proveniente dall'Istituto Colonna Gatti di Anzio, quindi rimaniamo ancora più o meno in zona. Mancano circa 3 team, se non vado errato, sì, 3 team, precisamente Anzio, Vicenza e Roccaraso. Scusate lo slancio su Roccaraso, ma no, vabbè, dista una cinquantina di minuti da casa mia, però insomma ho letto Roccaraso. Non sono di Roccaraso, assolutamente. No, però è un comune che in questo periodo, insomma, è famoso per lo sci. Finito. Allora, stanno indossando le giacche i ragazzi di Anzio, quindi tra pochissimo usciranno con la propria monoporzione che, come state appunto vedendo, e anche come i nostri amici che ci seguono dai social, in streaming, salutiamoli, anzi, ciao a tutti, ecco la nostra dirigente che vi saluta, dal sito internet del Beltrame, su YouTube, ma anche sulla pagina Facebook, quindi mi raccomando seguiteci, domani avremo altre 2 batterie, quindi sempre alle sessioni delle 11:30, quella delle 14:30, e poi la super mega diretta con le premiazioni, dove saremo tutti incollati insomma, per vedere questo momento esclusivo. Allora, entrino pure i concorrenti, Alessio Mazzoni e Davide Luciani dell'Istituto Alberghiero Colonna Gatti di Anzio. Oh, abbiamo un team romantico. Un cuore, non so se voi lo vedete dalla vostra postazione, non so se gli amici dei social lo vedono, questo cuore rosso che vuole conquistare i cuori della nostra giuria. Con tanto di cucchiaio abbinato. Il titolo della ricetta è Contaminazioni, che tra pochissimo i nostri Alessio e Davide ci appunto racconteranno. Allora, prendete pure il microfono, ragazzi. Siete pronti? Via. Accendi? Non so perché lo spengono. Salve a tutti, io sono Davide Luciani. Io Mazzoni Alessio. E siamo i ragazzi dell'Apicio Colonna Gatti di Anzio, in provincia di Roma. Il nostro dolce si chiama Contaminazioni perché comunque volevamo ricordare tutte le contaminazioni che abbiamo fatto dentro questo dolce, perché abbiamo usato del riso al latte, che è una preparazione tipica veneta, e abbiamo usato delle fragolline favetta di Terracina, che sono un prodotto tipico del nostro territorio. All'interno alla base troviamo un frollino al cacao e miele, con alla base un biscotto morbido al miele, poi c'è un inserto di fragoline di Terracina, ricoperto con una mousse al miele, e poi per finire questa crema al riso, che è appunto formata da riso al latte più crema pasticcera, che è nata appunto tramite un giorno che stavamo a casa, stavamo provando a fare dei bignè,
e abbiamo fatto questa crema al latte e questa crema pasticcera e l'abbiamo unite e per gioco comunque è nata questa cosa e abbiamo visto che comunque spiccava e dava comunque una consistenza in più al semifreddo. È una vostra invenzione, va, mettiamola così, brevettatela. Allora, volete aggiungere altro? Sì, volevamo Prego. Allora, noi abbiamo scelto il riso perché il riso è una preparazione tipica veneta dell'antica tradizione veneta, veniva usato dai contadini per diciamo cibarsi quando tornavano a casa stanchi e distrutti per avere le forze necessarie per il giorno successivo. E di solito veniva mangiato dentro dei piatti di terracotta e di solito si usava diciamo salato, noi l'abbiamo voluto rivisitare in un dolce perché comunque mettendoci miele, ci abbiamo messo del miele, della vaniglia, degli altri aromi che hanno dato una tonalità dolce alla preparazione. Bene. Allora, intanto la giuria può iniziare la degustazione, quindi vi tocca dividere a metà questo cuore. Non so, dovete spaccare questo cuore. No. Non è la prima volta, oh là là. Allora, parliamo anche del packaging, ragazzi. Allora, il packaging è strutturato, come vediamo, da due immagini, cioè da più immagini, dove sopra abbiamo questa immagine appunto del riso, e mentre all'interno, lo posso aprire? Mentre all'interno troviamo appunto i contadini veneti, appunto che loro nelle risaie lavoravano nelle risaie e poi abbiamo queste immagini della nostra fragola appunto favetta e C'è l'immagine della nostra scuola. Ah, è anche la vostra scuola, perfetto. E poi il tutto si chiude con quel coperchio, giustamente, che avete realizzato. Vabbè, poi lo comporremo e vedremo, insomma, appunto se ci va. Se va. Allora, al taglio che vi sembra? Siete contenti di come sia uscito questo dolce? Insomma, siete soddisfatti? Quante volte l'avete provato? Ah, stanno contando, no? Vabbè, nel senso, avete fatto una serie di tentativi, no? Ecco, quindi lo hanno assaggiato anche a casa? Lo avete provato? L'hanno assaggiato i vostri prof almeno? professori, il nostro professore di pasticceria. Benissimo, insomma. E poi vabbè, il professore che appunto ci ha accompagnato. Bene, bene, bene. Allora, vediamo intanto, iniziamo dalla nostra dirigente, prego. Sì, perché è di un materiale riciclabile, l'abbiamo usato apposta proprio perché va a braccetto con il packaging che è fatto sempre anch'esso con un materiale riciclabile. Va benissimo. Ah, sì. Aia. Non si fa la frolla. Si è spaccato anche questo da questa parte, di cucchiaio. Vabbè, ma il cucchiaio era di ricordo, ma mica lo dovevano usare, davvero. Allora, aspetta, eccoci. Allora, vi faccio giusto una domanda. Nella composta di fragole avete messo quello che viene chiamato addensante, quindi un amido, in questo caso l'amido di mais, e un idrocolloide che è la gelatina, ok? Ma è pensata, proprio voluta questa consistenza così masticabile? Sì. Ok. Poi un'altra cosa che so che tanti magari docenti storceranno anche il naso, ma purtroppo io questa cosa qua la devo dire perché quando si fanno i campionati si fa anche formazione. Di conseguenza c'è proprio una tecnica che è anche molto antica, che è quella di far bollire latte e panna quando parliamo di crema, che è sbagliatissimo, soprattutto ai tempi nostri, perché con le basse pastorizzazioni che ci sono, anche alte pastorizzazioni, diciamo che parte dei nutrienti vengono eliminati e vengono riaggiunti nuovamente dalle aziende, dalle industrie che producono latte e panna. Se noi andiamo nuovamente
a creare bollore, quindi portare il composto liquido a 100 gradi, andiamo ad eliminare quello che hanno messo all'interno. Però che cosa succede ancora? Che 100 gradi di liquido, in questo caso magari c'è anche la panna, quindi non arriva a 100 gradi perché è anche un grasso, mi va, se lo andiamo a miscelare con i tuorli, che devono subire ancora un'altra cottura, mi va in zolfo. Che cosa vuol dire questo? Che l'elevata temperatura dei liquidi denatura ancor prima la proteina dell'uovo e quindi quella crema che poi diciamo noi puzza di uovo, proprio perché abbiamo denaturato prima ancora della cottura il tuorlo, che generalmente il tuorlo da solo denatura a 62 gradi, mettendo lo zucchero, che è un ritardante, a 82, ma se lo andiamo a miscelare in un composto liquido che è più di 90 gradi, lo bruciamo. Okay? È un po' lo stesso concetto di quando si fa la pasta choux, che si fa raffreddare il pollentino proprio perché per evitare di fare la frittata. Okay? Questo ve lo dico giusto perché si fa anche formazione ai campionati. A me? Allora, mi è piaciuto molto fresco, confermo quello che dice Fabio, molto fresco il dolce. Io ho assaggiato prima il dolce, poi la mousse al miele mi è arrivato tanto dolce. Quindi... È una meringa di là. Sì, però... ok, però... allora, quale sarebbe allora? Quindi avete sbagliato a scrivere. No, la mousse sarebbe quella all'interno e invece per decorazione abbiamo usato la meringa. Ok, qui dove me non lo ce dici? l'abbiamo messa perché non c'è. dentro la preparazione della mousse c'è già la meringa. Però avete utilizzato questa? Sì. Ah, ok, quindi io avete scritto mousse, ho letto mousse, però avevo capito che era quella. Mi arriva troppo dolce, però c'è il miele e ci sta comunque. Però avrei gradito, cioè nel senso ho gradito molto la parte fresca del cuore. Quindi a prescindere poi il cucchiaio che si è rotto, non vi preoccupate. Mi dispiace. No, complimenti. Grazie. A me non si è rotto il cucchiaio, devo dire. Non fatemi sentire in colpa perché ho tirato in causa il cucchiaio. A me non si è rotto, è tutto a posto, buono. Mi associo al commento del un po' dolce, la meringa si è assaggiata da sola, ovviamente. Da un punto di vista estetico molto molto bello, già pronto per stare in vetrina a San Valentino. Io lo comprerei. Grazie. Bravo. Io sono d'accordissimo col presidente di giuria, la base, la pasta frolla per me questa è perfetta, bravi, Grazie. Bello tutto. Grazie. Grazie Mario. Ruggero? Allora, dopo partendo dall'interno che c'è la composta di fragole, no? Poi ci sta la mousse al miele e poi la crema riso latte e miele, ok? Allora si somigliano molto come gusto, proprio in bocca dico, si somigliano molto, no? Cioè avrei osato magari con un gusto diverso dall'altro, molto più diverso dall'altro, di questi due che un po' si somigliano. La mousse e la crema? Sì, cioè nel senso quando li vai a prendere insieme Non li diventa distingue. esatto, ok. Sulla tecnica siete stati bravissimi perché è perfetto al taglio, ok? È perfetto al taglio e forse vi siete dimenticati di fiammeggiare sopra, che sta scritto fiammeggiata No, qua. perché in realtà abbiamo visto che fiammeggiandolo il velvet si scioglieva, quindi, Dai, quindi non l'abbiamo più fatto. E avete fatto bene. Sì. Esatto. No, però complimenti che la mano ce l'avete, eh? Dai, Grazie. Bravi ragazzi, bella anche la vostra brochure, bello il dolce, complimenti. Grazie. Ragazzi, un bel applauso per voi. In bocca al lupo, prendete pure il vostro... il packaging l'abbiamo inserito, Presidente? Abbiamo inserito il... Ah, scusate. No. Nel mio transfer non l'avevo visto andando verso Mario Di Francesca. Allora, prego, prendete pure il vostro piatto, andiamo verso il box LED luminoso. Ho cambiato nome. Box LED luminoso. Box.
No, adesso gli troviamo un altro nome. Fino a domani ne troverò un altro. Allora, grazie ancora. Professore, mi è venuto a dire che è pronto. Grazie a voi, complimenti. È pronto il prossimo team? 95 secondi. 95 secondi, oddio. Difficile fare il countdown adesso, con i 95 secondi ho difficoltà. Allora, sì, mi diventa... siamo pronti! Ma lei è un burlone, professore, perché la signora invece, la prof Valentina, mi dicono che ci siamo. Allora, il prossimo istituto alberghiero in gara è quello di Amerigo da Schio. Spero di averlo letto bene. Amerigo da Schio, da Vicenza. Eccoli qua, i ragazzi rappresentanti di questo istituto. E sono Ryan Pretto e Giovanni Lino Urbani. Ho letto bene, Ryan? Bene, Ryan, sono contenta. Allora, prendete pure il microfono che è lì davanti a voi. Ecco, allora. Tu sei Ryan? Accendi? Ma hanno un'abilità, presidente, a spegnere quel microfono. No, loro appena se ne vanno, tac, spengono. No, io sono Giovanni, lui è il mio collega Pretto. Vai Giovanni. Buongiorno a voi giudici della giuria. Oggi siamo qui per presentarvi la nostra monoporzione. La nostra monoporzione si chiama l'oro dell'alveare. È un dolce nato dall'idea di voler riunire tutti i profumi e... Io sono Giovanni Lino Urbani. E io sono Ryan Pretto. E dicevo, la nostra monoporzione si chiama l'oro dell'alveare ed è nato per valorizzare i prodotti del Veneto, iniziando dalla sfumatura rossiccia dell'amarena che si accompagna bene col colore dorato della glassa al miele. E guarda caso sono i due colori principali della bandiera della Serenissima Repubblica e del Gonfarone Veneto, mi pare. Sì, spero di averlo detto bene. E la nostra monoporzione, in questa monoporzione abbiamo voluto valorizzare il prodotto protagonista di questo concorso, che è il miele delle Dolomiti Bellunesi DOP, e con la prevalenza di castagno, perché nella nostra monoporzione ci sarà un inserto ai fichi che con questo miele si accompagna benissimo, perché essendo leggermente amarognolo si sposa alla perfezione con il sapore dolciastro dei fichi. E poi sul piatto ci sarà del crumble al cacao che rappresenta la terra dove l'ape va a scorrazzare qua e là, e i fiorellini rappresentano il fiore che nutre le nostre amiche api e che sono molto importanti per il nostro ambiente e la maggior parte dei cibi che mangiamo. E la forma del dolce abbiamo scelto di realizzare un lingotto che praticamente è come dire l'oro che racchiudono le api per noi esseri umani, e che è una materia molto preziosa, ricca di ore di lavoro intense, e appunto il dolce è decorato da foglioline d'oro che simboleggiano la preziosità di questo alimento. Bravo Giovanni, complimenti. Sei stato chiarissimo. Allora, prego, la giuria intanto può iniziare la degustazione. Mentre, Ryan, tu che ci dici? Io volevo parlare un po' del packaging. Bene. Che è fatto con carta riciclata, e la parte colorata, se viene usata, sa di fiori e di miele. No, davvero? No, del packaging? Stavano usando la brochure. Volevo un video di questa cosa. Ah, c'è, giusto. Resterà nella storia. Allora, sì, scusami, ti abbiamo interrotto, perdonaci. Niente, volevo dire questo. Ah, ok, abbiamo terminato. Bene. Allora, intanto la nostra giuria è in degustazione, per cui adesso scopriremo anche se il vostro dolce è piaciuto.
Quanto tempo ci avete impiegato per studiare questo dolce, tirarlo fuori dal cappello e essere pronti per questa giornata? Allora, l'abbiamo pensato inizialmente quando il nostro professore ci ha annunciati della nostra partecipazione a questo campionato, e noi l'abbiamo pensato inizialmente in quasi metà febbraio, e avendo pensato a 3 diversi dolci, e dopo nelle ore scolastiche, magari in ore di laboratorio in cui noi non eravamo a disposizione con altre classi, ci hanno accolti per la prova di questi dessert, e avendolo gustato anche insieme al professore ci siamo accordati su quali elementi tenere e su cosa secondo noi si sarebbe sposato bene i dolci in base ai sapori, consistenze, elementi e tutti i sensi del corpo. E praticamente dopo ci siamo concentrati sempre alla perfezione del dolce fino ad arrivare a quello che voi state degustando. Il lingotto d'oro. Esatto. Esatto. Allora, iniziamo da Mario Di Francesca questa volta, va bene? Ti do la priorità, così puoi dire quello che vuoi. Allora, il dolce è buono, è Streusel perfetto. Grazie. La mousse mi sembra un po' che avete esagerato con la gelatina, che ce n'è un po' troppa. È una bavarese, mi sono un attimo voluto fermare su questa cosa. Non è una mousse. Sì, la bavarese, scusami. Scusi. No. La precisazione. Giusto, scusami. Sì, la bavarese è un po' troppo collosa, sembra, al gusto. Okay. Però è buono. Ciao ragazzi, io mi complimento per la scelta degli ingredienti, ho visto noce, fico, torcolato, sicuramente non scontati, ecco, qualcosa di diverso anche rispetto a quanto ho visto finora. Bravi, veramente valido. E una nota generica che voglio fare a voi ma anche a chi vi ha preceduto: questi ragazzi tutti bravissimi, quindi complimenti anche a voi, nell'esposizione. Io mi occupo, non sono una pasticcera, non ho il cappello e anche i miei commenti sono di natura diversa. Io mi occupo di marketing, di comunicazione, quindi secondo me è importante saper fare qualcosa che sia buono ma anche saperlo comunicare. E anche voi, così come i colleghi che vi hanno preceduto, bravissimi nell'esposizione. È ormai il 4º anno che ho il piacere di essere in giuria, di sedere qui in giuria al concorso, e vedo una crescita in questo, è molto importante, solo col confronto, insomma con la partecipazione a campionati, iniziative del genere, si riesce, e lo vedo, a maturare anche in questo e a sviluppare delle abilità che sicuramente saranno utilissime a tutti voi nel futuro lavorativo. Bravi! Grazie. Allora, il dolce buono, mi piacciono i fichi perché li utilizzo molto in pasticceria. L'unica cosa mi risulta un po', lì interviene Fabio adesso mi risulta un po' caldo la temperatura, cioè il gusto, cioè nel senso lo vorrei più fresco, quindi non è questione di temperatura, Fabio, giusto? Quindi l'ho apprezzato, però metterlo un po' più fresco lo gusterei meglio, questo, l'unica cosa che sto trovando, Fabio. Lì più che altro la temperatura è determinata più che altro da un eccesso di idrocolloide, quindi di gelatina, più che altro per quello, perché se su 600 grammi di liquidi avete messo 80 grammi di gelatina, quando il bilanciamento è più o meno 25-30 grammi, e quindi quello determina un abbassamento cioè un alzamento della temperatura come se fosse caldo, ma in realtà poi è in positivo, più 4. Poi l'unica cosa che Cioè, la ricerca, il gusto, gli abbinamenti per a me piacciono, mi è piaciuto, ecco. Sì, lì c'è stato quel problemino lì. Poi un'altra cosa che dico sempre è che nelle ricette, ok, va bene che mi determinate la macinatura della farina, ma mi dovete identificare anche la forza, perché se io voglio
ripetere la vostra ricetta, mi scrivete farina 00, ma devo capire la forza per poter comunque riprodurla nuovamente anch'io. Giustamente. Poi qua l'avete provato diverse volte, l'avete assaggiato? L'abbiamo testato quasi tutti i lunedì di laboratorio, ci siamo focalizzati solo sul dolce, come farlo, come organizzare il lavoro, e alla fine tra assaggi e giudizi... L'avete assaggiato? Avete avuto la stessa percezione? Ma abbiamo avuto la stessa percezione, ma come dico sempre io, i gusti sono diversi, quindi ognuno di noi ha un palato differente, quindi se per alcuni può essere un po' più caldo, magari per altri è giusto. Allora, è vero che ognuno ha il suo gusto, ok? Diciamo che nel nostro mestiere però ci sono alcune cose che vanno fatte così e basta, oppure più vicino possibile, ok? Quindi nel momento in cui la vendo come bavarese, i clienti, o comunque in questo caso noi, ci aspettiamo una texture di bavarese, ok? Quindi quando uno poi, sai, noi nella testa abbiamo le consistenze, la scaletta, dalla mousse, da quelle più leggere a quelle più dure, no? E quindi il discorso del caldo, e quella sensazione lì è solo una sensazione proprio di consistenza, no? Non è una questione di temperatura, ok? Capito. Però è un piccolo errore tecnico che non va a, diciamo, a ledere il discorso, il rischio, no? Che vi siete presi a mettere questi gusti insieme, perché a me è piaciuto, avete voluto rischiare sui gusti, si vede che è molto ricercato, ok, come gusti, e quindi sull'estetica magari crescerete, ok, sì. Magari capirete come essere più vendibili, prenderci più in giro, ok? Però si vede che c'è una ricerca, perché sui gusti molto, molto particolare, a me è piaciuto. La ringraziamo. Grazie a voi. Allora, volevo chiedervi questo. Oggi il dolce lo avete realizzato come nella miglior vostra esecuzione a scuola, oppure c'è stato qualcosa che non è andato come immaginavate? Allora, io ho questa strana, non so, abilità che quando io dormo immagino come organizzare il lavoro e praticamente io la scorsa notte ho elaborato quali preparazioni fare prima, quali per ultime, robe così, poi le ho dette al mio amico collega Ryan e insieme abbiamo seguito questo schema lavorativo e non ci sono stati problemi. Certo, un po' di emozione, un po' di ansietta piccolina, però alla fine il dolce è venuto e ne siamo contenti. Guarda, la cosa che tu hai detto io credo che sia veramente apprezzabile, perché la capacità di auto-organizzare il lavoro non è di tutti, e lo dico avendo visto anche come prepariamo noi i nostri alunni quando vanno in gara, e quindi complimenti. Mi è piaciuta molto anche la metafora del lingotto d'oro, l'oro delle api e il miele, e voi avete, secondo me, saputo valorizzare molto bene il miele, si percepisce bene. È chiaro che dà una nota di dolce che può essere anche magari eccessiva, però questo lo presenterei proprio come un dolce al miele. E quindi vi faccio i miei complimenti. Grazie. Grazie, complimenti. Grazie allora, a voi. Grazie a te, grazie naturalmente anche a Ryan. Allora, prendete pure il vostro dolce, la vostra monoporzione così come l'avete già impacchettata. Portatela qui dalla nostra Valeria nel punto fotografico, così anche voi
avrete modo di fotografarvi. Allora abbiamo circa 5 minuti d'attesa per scoprire l'ultimo team che proviene da Roccaraso, quindi lo dico in tono più moderato questa volta, da Roccaraso, e vorrei, tra l'altro, so che intanto ringrazio tutti i collaboratori, anche naturalmente lo staff che si sta occupando in questo momento della regia, che sta svolgendo un lavoro fantastico e incredibile per rendere tutti partecipi di questo campionato, quindi anche a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento. Vorrei a tal punto, già che abbiamo qualche minuto, che riprendessimo anche i momenti che in questo momento lasciano praticamente i concorrenti a pochi minuti dalla loro entrata qui nella sala presentazioni, per cui sono certa che in questo momento riuscirete a vedere anche i ragazzi che stanno terminando la preparazione del piatto. Come sapete, avevano circa 3 ore per preparare la propria monoporzione nei laboratori qui, anzi direi nei laboratori super attrezzati del Beltrame di Vittorio Veneto e assolutamente tecnologici. In apertura, grazie allo staff della dirigente, ho potuto anche visionare macchinari all'avanguardia, insomma tutta una serie di appunto attrezzature, macchinari che vengono utilizzati per l'utilizzo appunto degli usi giornalieri della scuola, della pasticceria. Tra, come dicevamo, gli elementi fondamentali che i ragazzi avrebbero dovuto utilizzare all'interno della loro monoporzione c'è ovviamente il miele delle Dolomiti DOP. Allora, la dirigente so che vuole aggiungere qualcosa. Ecco, io vorrei dire che il miele delle Dolomiti DOP, miele di origine protetta, viene raccolto in una zona molto particolare che è l'areale di Belluno. Belluno è circondata sostanzialmente dalle Dolomiti, che sono patrimonio UNESCO, e quindi è la regione più vasta e, se vogliamo, anche meno popolata. Quindi è una regione che dal punto di vista bioclimatico risulta particolarmente salubre, e quindi il miele delle Dolomiti, grazie alla ricchezza floreale che si trova in questo territorio, ha delle caratteristiche peculiari di pregio. Vorrei approfittare per ringraziare la società cooperativa Api Dolomiti che ha fornito il miele per questo campionato nelle varie tipologie che voi avete potuto apprezzare, dal miele di castagno al miele di tarassaco al miele di fiori d'acacia. È un miele che desideravamo promuovere e per il quale speriamo che a breve possa crearsi un consorzio di tutela, perché voi sapete che le api sono una specie che va tutelata e va protetta. Qui nel nostro piccolo, come scuole della rete UNESCO che abbiamo costituito, cercheremo di creare un corridoio per le api, in maniera tale che le api possano spostarsi e avere delle zone protette per potersi riprodurre. Ecco perché ci tenevamo particolarmente, abbiamo condiviso con la federazione la scelta di questo ingrediente in almeno 2 delle preparazioni che i ragazzi hanno preparato. Bene, grazie dirigente. Allora, intanto come abbiamo detto all'inizio, presentando la nostra giuria, intanto abbiamo presentato i componenti esterni, ma ieri abbiamo presentato invece anche i componenti che in questo momento, e anzi da ieri in realtà, sono componenti della giuria, ma che stanno lavorando fianco a fianco, spalla a spalla, con i ragazzi appunto all'interno dei laboratori, stanno verificando che tutte le operazioni siano svolte nella pulizia, nell'organizzazione
valorizzazione ineccepibile, perché sono caratteristiche che rientrano nella valutazione, nei criteri di valutazione, per cui sono lì che controllano, monitorano costantemente il lavoro dei ragazzi. Per questo vorrei che mi raggiungessero Silvano Baldi e Manolo Albano. Allora, eccoli qua, vediamo, Manolo c'è, Silvano, bene, bene, quindi lui è con l'ultimo team. Allora, Manolo Albano, equipe d'eccellenza, delegato regionale Sardegna. Insomma, siamo stati in Sardegna qualche anno fa con appunto l'istituto Iglesias, che vinse 2 passate edizioni, e ovviamente una bella esperienza, un'esperienza. Poi stare con i ragazzi, come dicevi tu prima, preferisco vivere questa esperienza con i ragazzi perché arricchisce. Nulla di più vero, perché stare lì in quei box con quei ragazzi, quindi condividere le loro emozioni, quelle che sono anche le loro paure, e riuscire, insomma, laddove possibile, farle superare quelle piccole paure, sono, insomma, un patrimonio per quanto mi riguarda. Reputo sempre che c'è da imparare per tutta la vita, a maggior ragione quando si vedono ragazzi così, già con questa preparazione professionale, e stare lì vicino a loro è sempre, insomma, qualcosa di unico, a maggior ragione poi in quello che è un concorso nazionale. Silvano, l'altro giudice, ancora qualche minuto per farlo uscire, perché stanno preparando gli ultimi 6 piatti, e con oggi si conclude il secondo giorno concorsuale, però le emozioni anche oggi sono state elevatissime. Bene. Allora, professore Santilli, quanto tempo più o meno manca? 5 minuti, 10? 5 minuti. Allora, ci vuoi cantare una canzone? No, basta. Allora, io direi a questo punto, tanto sono in onda le immagini dei ragazzi. Vuoi aggiungere qualcosa tu, Ruggero? Prego. Sì, infatti vorremmo sentire la parte docente. Sì, io sono curioso, io li voglio sentire. Allora, eccoci qua, professore. Eccomi qua, mi prendo tutte le colpe perché sono quello che ho fatto fare ritardo, per cui me le devo prendere. Era della tartellina, sì. Allora, ci sono stati vari ripensamenti nel corso dell'elaborazione del dolce, quindi ho lasciato le ragazze piuttosto libere di poter intervenire, decidere e fare, per cui insomma alla fine si è visto che qualcosa non ha funzionato, insomma, ecco. Poi le prove giustamente sempre un po' di fretta, di corsa, nei ritagli di tempo, e per cui insomma sicuramente non è andata proprio bene, insomma mi rendo conto che certo c'è molto da lavorare, insomma, ecco. Prima si parlava di formazione, ecco, interessante sarebbe fare una formazione proprio sul concorso, sulla preparazione al concorso. Io avevo sconsigliato di utilizzare le fragole fresche, insomma, perché eventualmente delle fragoline, no, mettiamo le fragole perché stanno in piedi, però a un certo punto del lavoro, il lavoro bisogna portarlo a termine, per cui si dice vabbè, portatelo a termine, l'importante è che noi lo finiamo. Mi rendo conto che a livello scolastico quelle finezze del concorso noi facciamo più fatica a inserirle nella normale programmazione, perché la normale programmazione con le varie difficoltà, con i numeri, quindi giustamente mi rendo conto che il concorso prevede proprio delle regole ben precise che per esempio uno ci si possa approcciare di più, insomma, quindi io personalmente lo farei un corso del genere, quindi se lo fate volentieri mi iscrivo, perché no, mi rendo conto che ci sono delle regole tecniche che noi nella produzione normale sì, quindi la grandezza, la decorazione, il dolce, insomma, lo spray staccante, e quindi mi rendo conto che per la cucina ancora di più, insomma, ci sono tutta una serie di regole proprio che prevede proprio il concorso, quindi ben vengano, insomma, questi
questa formazione. Tra l'altro io nella mia scuola ho fatto conoscere la federazione, quindi anche volendo un po' farla conoscere ai ragazzi, e anche perché i ragazzi mi chiedono: ok, noi stiamo per finire, che facciamo adesso? Perché un ragazzo mi ha detto, perché oddio prof, non è che io vorrei andare a lavorare subito, insomma, magari un'altra cosa la farei, però non mi voglio impegnare troppo, e quindi giustamente anch'io ho fatto conoscere la federazione, tanto perché il ragazzo si possa approcciare anche a un modulo, cioè voglio fare la cioccolateria, quindi mi posso approcciare a anche un corso più settoriale, o comunque anche il ragazzo che già lavora si può perfezionare in alcune cose, perché la pasticceria è tanta, le cose sono tante, quindi anche una monolezione può essere interessante, insomma, ecco, quindi io l'avevo vista sotto questa ottica, insomma, ecco, ma vediamo come andrà. Però si sono difese bene le ragazze di contro le difficoltà. Hanno mantenuto una certa aplomb, con dignità, sì, no, meno male, ecco, immaginavo il pianto, ho detto oddio, mo se c'è il pianto però non c'è stato, dai, non c'è stato. Sì, poi gli stage sono formativi, a volte le ragazze hanno fatto dei bei percorsi di stage, però a volte loro dallo stage ti riportano qualcosa, ma sempre spezzettato, tu capisci che loro tanti passaggi li hanno persi. Però molte volte, scusi se mi permetto, fate fare perché sono gli insegnanti che decidono quando devono fare lo stage nei periodi più impegnativi, cioè tipo Pasqua, Natale, che noi pasticcerie facciamo fatica a far venire i ragazzi, quindi i ragazzi non devono venire nei nostri laboratori a lavare i piatti, devono venire a fare la vera formazione. Io alle volte ho difficoltà a farli venire perché è la settimana di Natale, la settimana di Pasqua, è una nave in movimento che ha i laboratori, quindi magari devono cercare i dirigenti con i professori a trovare un punto di incontro, e lì si fa la formazione, credo, almeno per quanto mi riguarda. Va bene, direi che io avrei concluso. Grazie professore. Allora, eccoci. Intanto chiamiamo la dirigente al tavolo della giuria, perché siamo pronti con l'ultimo team. Allora, prof, possiamo andare? Ah no, pensavo di sì. Stavamo parlando di formazione, solo per ricordare che in questo momento all'aula accanto c'è il mio collega Ivan Brescianini, bravissimo pasticcere, che sta tenendo un momento formativo prezioso per i ragazzi che non sono occupati con la gara. Anche domani mattina ci sarà un altro momento di formazione, sempre a cura di Ivan, ed è alle 9:30. Grazie. Domani mattina appuntamento con Ivan Brescianini. Allora, ecco l'ultimo team di questa giornata è l'Istituto Alberghiero De Pamfinis di Roccaraso, e i concorrenti sono Giacomo Di Castro e Simone Delli Paoli.
Allora ragazzi, posate pure il piatto qui sul tavolo della giuria. Bene, perfetto, prendete pure... distribuite le brochure se ne avete. Una brochure sola, e allora prima al presidente e poi... Aia. Aia. Allora, si sono passati la voce. Allora, prendete il microfono, ragazzi. Gelatina e Forza Bloom sono le parole chiave. Ce l'hanno detto, hai visto? Allora ragazzi, iniziate pure, accendete il microfono. Aspettate il microfono. Posso? Vai. Okay. Allora, il nostro dolce innanzitutto è ispirato alle murrine famose fatte col vetro di Murano ed è composto da uno shortbread che, vabbè, per chi non sa, magari che ascolta, serve una frolla senza l'utilizzo delle uova, e dove abbiamo utilizzato appunto il prodotto Olva che sponsorizzava il concorso. Poi alla base abbiamo un cremoso fatto con panna infusa con fiori e foglie di tiglio e vaniglia, con il miele di tiglio e il cioccolato ruby. E poi a salire abbiamo un cremoso alle fragole che abbiamo fatto semplicemente mixando le fragole con succo e buccia di limone. Sì? Dato che non hanno la brochure, non è una colina, è una colina. Sì, scusa, quelli di fragole. E sopra invece, sopra ancora la culì, abbiamo una cialda al miele di Tarassaco, che è blu per l'utilizzo del colorante, e sopra una brunas di fragole con delle foglie di caramello. Scusa, puoi ripetermi l'ultima cosa che hai detto della cosa blu? La cialda al miele. Bene, allora tu vuoi aggiungere qualcosa? Penso abbia detto tutto. Ok. Penso abbia detto tutto. Invece per quanto riguarda il packaging? Il packaging, comunque volevamo ricordare il territorio dalla scuola da cui venivamo e abbiamo cercato di riprodurre le forme degli alberi, perché è un paese prevalentemente montuoso, e questo. Semplice, il nostro obiettivo era quello di cercare di fare il massimo con più semplicità possibile. Bene, voi fate il quinto? Sì. Fate il quinto di cucina? Sì, e sì. quindi vi appassionate ogni tanto anche di pasticceria? Sì. Più o meno, Sì, sì. Cosa volete fare l'anno prossimo dopo il diploma? Magari sarebbe meglio proseguire gli studi e poi dopo, cioè anche lavorando nel mentre sarebbe l'ideale per me. Poi, non so. Sempre nel settore cucina o nel settore pasticceria? No, per Cucina. quanto riguarda noi due, cioè soprattutto nel settore cucina più che pasticceria, però entrambi, cioè almeno entrambi preferiamo, cioè, proseguire sia gli studi che lavorare approfondire contemporaneamente. le nostre conoscenze e Però vi siete competenze. buttati in questa avventura da pasticceria anche per insomma, fare un esperimento, no? Sì. Bene. Allora, 18. Però noi non facciamo pasticceria. fanno cucina loro, quindi si sono buttati sul pasticceria. Fate cucina, allora. La frolla devo dire che è abbastanza buona, lo spessore è quello che consiglio sempre io, solo l'unica cosa è che abbiamo due culisse, non ne abbiamo una sola, perché il cremoso non ha alcuna consistenza, non c'è una gelatina. No, c'era, però non C'è. siamo riusciti ad abbatterlo in tempo perché... Però qua io non lo vedo, Quando sono andato a misurare la temperatura del cremoso era ancora cioè non era sotto i 4 gradi o a 4 gradi, quindi... Non c'è nella ricetta proprio indicata? Il cremoso non c'è la gelatina indicata. Quindi non prevede la gelatina questa ricetta? Sì, come? Allora, c'è scritto cremoso 200 grammi di cioccolato, non dico il nome della marca, perché tanto
È l'unica che fa quel gusto. 200 grammi di panna, 15 grammi di fiori di tiglio, 30 di miele, 200 grammi di yogurt. Non c'è la gelatina, quindi per quello non c'è consistenza nel cremoso. No, non c'è sulla brochure, Il problema della gelatina lì è che non siamo riusciti ad abbatterla in tempo, quindi non si è fermata quando poi siamo andati a comporre. E quanti grammi di gelatina avete messo? 3 grammi e mezzo. No, però non per tutto, questa è la dose fatta a metà. Avete usato lo stesso ricettario? Sì. Però la gelatina vi non c'è questa la metà. Pure che No, No, l'abbiamo forse messa. Sì, il problema I problemi ci sono poi. sì, ma ce ne eravamo accorti già prima di impiattare, per quello poi abbiamo fatto tardi, perché abbiamo avuto parecchi problemi, non uno. Peccato perché la frolla, come ha detto Ruggero, è veramente alla perfezione, come ha detto Fabio. Però dai, fate cucina, avete provato con la pasticceria, l'importante è provarci, va bene? Poi tipo un altro problema che abbiamo avuto, in realtà le foglie di caramello, queste così, erano una spirale fatta verso l'alto che poi quando siamo andati a tagliare c'è crollata, in poche parole, perché quello sarebbe stata la simulazione del vetro di Murano a cui poi era ispirato il nostro dolce. E appunto col coppapasta infilavano il caramello caldo e alzando usciva il velo di caramello, che poi era quello che poi simulava anche il movimento di come viene fatto il vetro di Murano. Avevamo pensato a questa cosa appunto per ispirare il nostro dolce, però appunto abbiamo avuto problemi magari. Ma com'è stata questa esperienza? No, vabbè, è stata molto formativa, soprattutto perché abbiamo conosciuto parecchi ragazzi che, essendo alla nostra età, però magari sono a un livello molto più alto del nostro, però ci hanno insegnato tanto loro, parlando anche la sera. Sì, è stato molto costruttivo. Poi alla fine si sa, comunque facendo cucina non significa che non dobbiamo competere nell'ambito anche della pasticceria. Bravi. Niente, sì, detto tutto, comunque siete stati bravi a fare un caramello così sottile, veramente bravi, la frolla era buonissima, il dolce buono, nonostante tutti i problemi che avete avuto, comunque sarebbe stato veramente un dolce buono, bravi. Grazie. Sì, grazie. Solo bravi, molto bravi, siete di cucina, l'avete detto più volte, ma io assaggiando quella frolla avrei pensato, insomma, l'avesse fatta un pasticcere anche bravo, davvero. Bravi ragazzi. Complimenti, mi avete commosso perché vi siete sfidati e quando i ragazzi mostrano la passione e vogliono sfidarsi, anche se magari al momento non è riuscito come voi volevate, sicuramente farete passi avanti, anche se dovrete magari lavorare e studiare, ma farete passi avanti perché la passione è ciò che muove, è ciò che motiva, è ciò che fa crescere. Senza passione non si va da nessuna parte e quindi veramente complimenti. Grazie, allora facciamo un grande applauso al nostro ultimo team di questa giornata, complimenti ancora ragazzi, siete stati davvero in gamba, grazie per averci dato questa testimonianza di in qualche modo che si può tentare anche sperimentare soprattutto, ma l'abbiamo detto all'inizio, questo è un evento che dà anche la possibilità di confrontarsi e quindi di mettersi appunto in confronto con altri studenti di tante altre scuole, vivere questa avventura, divertitevi soprattutto. Grazie ancora. Allora, seguite Valeria nel nostro punto fotografico, ringraziamo la nostra giuria che si riunisce. Che c'è? Non andava bene punto fotografico? Ah no, scusami. Punto vendita, no. Allora, dicevo, ringraziamo la nostra giuria che può a questo punto riunirsi per chiudere le valutazioni di oggi. Grazie al nostro pubblico che ci ha seguito tutta la giornata, favolosi. Grazie ai nostri amici da casa che ci hanno seguito. L'appuntamento, non so se saremo in diretta, comunque è alle 19 con la prima festa del campionato, il primo festival della pasticceria dolce e salata alle 19. E poi invece per la competizione l'appuntamento è a domani alle 11:30. Ciao a tutti, buona serata.